regionale c'è un video che vorremmo farvi vedere. Intanto grazie per essere venuti in una giornata di piena estate e così calda. Grazie a tutti, io farei un applauso a voi che siete qui, a noi del Partito Democratico. Non capita a tutti di vedere in una giornata estiva così tanta partecipazione. Allora, l'unica cosa che devo continuare a chiedervi è quella che vi dovete sedere e lì vicino al quadro non potete stare. Non c'è il verso. Diamo il via, apriamo con il video, per favore. La Puglia, una regione meravigliosa che conta oltre 865 km di costa. Scogliere bianche a picco sul mare, spiagge dorate, porti millenari. Una terra di quasi 20.000 km², dove convivono natura, storia e innovazione. Dai borghi dell'entroterra ai parchi naturali, dalle masserie alle città in fermento. Una comunità di quasi 4 milioni di persone, che ogni giorno costruisce il futuro con il lavoro, l'impegno e il talento. Una regione giovane, con 6 province e 257 comuni, cuore pulsante del sud, ponte naturale tra Europa e Mediterraneo. Agricoltura, turismo, manifattura, innovazione e cultura. La Puglia produce, crea, ispira. È terra di trulli, ulivi, vento e futuro. È tempo di guardare avanti, con coraggio e con visione, con un manifesto che non è solo un programma, ma una promessa. La Puglia 2030. Grazie. Passo la parola per la relazione al segretario regionale. Vai Domenico. Buonasera a tutti. Io, prima di aprire la relazione, volevo consegnarvi che, d'accordo con tutte le persone che hanno lavorato in questi mesi alla conferenza programmatica, abbiamo deciso di dedicare il lavoro che abbiamo fatto anche con la pubblicazione che avete ricevuto questa mattina, il documento programmatico del Partito Democratico della Puglia, a 2 compagni amici che abbiamo perso in giovanissima età, che hanno costruito un pezzo del nostro lavoro, della nostra elaborazione, del nostro impegno. Sono 2 persone che hanno lavorato per gli ultimi, per i più deboli, per l'integrazione, e penso a Stefano Fumarulo e a Donato Metallo, che hanno lavorato nella loro giovane vita a disposizione della politica, delle forze politiche, delle istituzioni, hanno contribuito con le loro idee, con la loro passione, con la loro voglia di cambiare il mondo, a costruire un cambiamento importante in Puglia, a costruire leggi che consentivano l'emancipazione sociale di migliaia di persone, l'integrazione per esempio dei migranti con tutto il progetto fatto nel Foggiano, e oggi ricade in una giornata un po' triste per quelli che hanno qualche capello bianco più di me sicuramente, perché abbiamo perso uno degli intellettuali più importanti della storia della sinistra italiana, che insieme a Franco Cassano ha costruito l'École Barisienne, al professor Peppino Cotturri, che si è spento a Roma questa mattina. Peppino, insieme a Franco Cassano, a Città Plurale, a Gianrico Carofiglio, a Michele Emiliano e a tanti che erano stanchi di come veniva gestita la politica in questa terra difficile e complicata, nel 2002-2003 misero in piedi Città Plurale. Da lì è nata la primavera pugliese, che ci ha consentito di costruire un grande processo di cambiamento. Penso a quello che eravamo 20 anni fa,
in questa sala ci sono molti giovani che hanno 20 anni, 18 anni, sono il nuovo gruppo dirigente che stiamo tirando su, che non sanno qual era la Puglia 20 anni fa. Eppure quando i ceti intellettuali della Puglia costruirono l'idea di emancipazione del Sud e l'idea che bisognava costruire una classe dirigente meridionale che iniziava a pensare al proprio destino in autonomia, col pensiero meridiano, noi abbiamo costruito un cambiamento epocale. E io penso che questa sia la premessa principale del lavoro di analisi, di studio di questo documento programmatico, perché se prima Michele Emiliano, poi Nichi Vendola e poi il cambiamento che abbiamo vissuto a Foggia, a Lecce, a Brindisi, a Taranto, se siamo riusciti a diventare a Taranto, in quella città, da partito e forze politiche che erano solo ed esclusivamente industrialiste, che giravano il volto dall'altra parte quando bisognava coniugare assieme al lavoro e alla produzione la salute, quello che siamo diventati oggi, col fatto che finalmente stiamo provando lì a costruire la prima azienda, la prima fabbrica che costruisce acciaio, decarbonizzando quell'impianto che tanto lavoro ha dato, ma anche tanti morti ha costruito in quella città. Lo dobbiamo a questo processo di cambiamento straordinario che qualcuno qualche anno fa chiamò la primavera pugliese. Così eravamo? Eravamo una classica regione meridionale che aspettava il potente di turno romano che poteva dare qualche concessione, e l'arretratezza infrastrutturale, imprenditoriale del nostro territorio era sotto gli occhi di tutti. Immaginate che nel 2005 la Puglia aveva un PIL che era pari a 42 miliardi. Noi abbiamo chiuso il 2024, dopo 20 anni, avendo raddoppiato la produzione interna lorda di questa regione, raggiungendo 91,5 miliardi di euro. Eravamo una regione che, come la Calabria, la Campania, l'Abruzzo, il Molise, aveva un reddito pro capite tra i più bassi d'Italia. Oggi siamo a metà classifica. Eravamo una di quelle regioni meridionali che aveva tutti i problemi del Mezzogiorno d'Italia, in termini di occupazione, di disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile. Non abbiamo risolto tutti i problemi, ma oggi siamo l'unica regione dal Lazio in giù, quindi compreso il Lazio, che ha la disoccupazione ad una cifra, al 9,3%. Solo negli ultimi 10 anni noi abbiamo costruito nel nostro territorio 147.000 occupati in più. Dato che si costruisce rispetto alle politiche che sono state costruite nella prima giunta Vendola. Penso all'idea di togliere la politica che intermediava quando un'impresa doveva costruire un investimento, un insediamento, un'innovazione tecnologica, al grande lavoro che è stato fatto con Puglia Sviluppo, all'intuizione di quella prima giunta. E lo dico perché non è che abbiamo risolto tutti i problemi, perché dentro questi 147.000 nuovi occupati, ma anche rispetto al totale del 1.300.000 occupati della Puglia, noi abbiamo oggi ancora grandi fasce e sacche di povertà anche tra coloro che lavorano, che è un grande problema non solo pugliese, ma un problema nazionale, perché oggi anche se lavori sei sostanzialmente povero e non hai la capacità di poter vivere con tranquillità, soprattutto se le famiglie sono monoreddito. E noi dobbiamo lavorare in questi anni per far crescere il prodotto interno pro capite, ma per stabilizzare il mercato del lavoro, per stabilizzare i contratti, per aumentare i salari partendo da una spinta forte nel pubblico impiego, nelle nostre amministrazioni comunali, alla Regione Puglia, attivando percorsi di aumento dei salari nel mondo pubblico. E come ci fotografa l'Istat, non so se avete letto oggi il Sole 24 Ore, la Puglia, come le altre regioni, aumentano le sacche di povertà. E io penso che dopo la stagione che abbiamo vissuto nel primo mandato di Emiliano, che poi a livello nazionale si è spinto con il reddito di cittadinanza,
Noi abbiamo bisogno, come è scritto nel documento, come benissimo avete scritto voi, abbiamo bisogno di un nuovo strumento di reddito universale che consenta a chi non ha la possibilità di lavorare, a chi è in difficoltà economica, di avere uno strumento per non essere messo ai margini della società. Per ambire nei prossimi anni, con le trasformazioni industriali che abbiamo di fronte a noi, gli investimenti sull'idrogeno, gli investimenti sulla trasformazione dell'automotive a Bari, gli straordinari stravolgimenti che stiamo vivendo nel territorio tarantino, brindisino, con la nascita dell'Hydron Valley a Brindisi, abbiamo bisogno di costruire nuova e piena occupazione, ma soprattutto di qualità. Abbiamo bisogno in questo lavoro collettivo che avete messo in piedi, perché questo lavoro collettivo che noi oggi stiamo presentando non è un lavoro di Domenico De Santis. Noi siamo nel nostro paese l'unico partito in cui Domenico De Santis può non esserci più, ma il Partito Democratico rimane in piedi. E questa è la nostra grande forza. E l'abbiamo dimostrato in queste oltre 150 assemblee che abbiamo svolto in tutto il territorio, discutendo, litigando, incazzandoci, discutendo con i cittadini arrabbiati, con i lavoratori in difficoltà, confrontandoci anche sulle scelte strategiche che dobbiamo mettere in piedi. Ed è bellissimo come, per esempio, sul capitolo dell'agricoltura e dell'acqua sia emerso un piano di elaborazione politica straordinaria. Si cita quello che i nostri nonni hanno fatto negli anni 50 e negli anni 60 per salvaguardare il sistema agricolo, per salvaguardare il sistema dell'acqua potabile nelle case, lo sviluppo di questo territorio, con le grandi scelte che si fecero costruendo i grandi bacini, le grandi dighe. In questi anni abbiamo fatto un grande passaggio. Io voglio che noi dobbiamo essere orgogliosi di questo. Quando noi siamo arrivati al governo 20 anni fa, avevamo 54 infrazioni comunitarie perché nei nostri mari noi sversavamo i reflui che arrivavano direttamente dalle nostre case senza che ci fossero depurati. 54 infrazioni, oggi sono 0. E se lo dobbiamo alla giunta di Vendola, al lavoro che ha fatto in quella giunta Gianni Giannini, Fabiano Amati, ma vedo qua Mario Loizzo, vedo al lavoro che ha completato in questi anni Donato Pentassuglia, che poi non solo ha depurato con le opere che abbiamo realizzato, ma ha iniziato tutto il percorso della costruzione del riuso in agricoltura. Oggi sono 8, gli invasi saranno 24 entro il 2026, ma noi dobbiamo provare nei prossimi 10 anni, come avete scritto, a costruire un nuovo sistema che metta in salvaguardia non noi, ma le generazioni, la prossima generazione e la generazione che verrà ancora dopo, come hanno fatto i nostri nonni negli anni 50 e 60. E abbiamo bisogno di costruire, per mettere in sicurezza l'acqua potabile in agricoltura, almeno altri 3, se non 4 dissalatori, per essere autonomi dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico. Siamo in grandissima difficoltà e dircelo ogni estate, notizia di poche ore fa, il 23% solamente della capienza nella diga che fornisce tutta la zona del Foggiano, un pezzo dell'Abbatte, un pezzo del Barese, è un problema gigantesco. Non sappiamo fra un mese se avremo l'acqua per tutto il nord della Puglia e noi abbiamo bisogno, essendo il perno della coalizione, di dire le cose come stanno. Servono le opere strategiche e serve che entro i prossimi 10 anni dobbiamo essere autonomi almeno per il 50% delle risorse idriche nel nostro territorio con queste opere. Riuso in agricoltura delle acque reflue e utilizzo dei dissalatori. Dobbiamo chiudere grandi temi che non siamo riusciti ad affrontare fino in fondo, soprattutto sollecitato dai sindaci. Dobbiamo arrivare finalmente ai rifiuti zero e al riuso e quindi chiudere il ciclo degli impianti, aumentare la differenziata e abbassare le tasse ai cittadini sui rifiuti. Dobbiamo arrivare a questo finalmente. Sul turismo, io solo flash, non voglio andare oltre, i grandi temi. Sul turismo abbiamo avuto un boom gigantesco. Quando siamo arrivati al governo 20 anni fa in Puglia c'erano, negli aeroporti pugliesi viaggiavano
1.200.000 persone, oggi siamo ad oltre 10 milioni. Abbiamo un cosiddetto overtourism, abbiamo un grande tema, come è stato elaborato, di costruire un'industria turistica, perché abbiamo troppe piccole strutture ricettive che non creano valore aggiunto, lavoro di qualità, lavoro ben pagato, e quindi abbiamo bisogno di buttarci e di puntare su questo, ma abbiamo bisogno anche di salvare la nostra anima, perché se noi occupiamo tutti i centri storici, questa è una voce che è venuta fortissima dai nostri sindaci costieri, se noi occupiamo tutti i nostri centri storici con i B&B, poi perderemo la nostra anima, per cui venire a Polignano, a Ostuni, rischia di essere uguale se andate ad Ibiza o andate a Madrid. Perché se funziona il nostro sistema, funziona per la grande intuizione, qui cito una persona che non è del Partito Democratico, ma una grande intuizione che ha avuto Silvia Godelli e poi Loredana Capone quando si costruì l'idea di coniugare e mettere insieme cultura e turismo e di provare a fare una grande rivoluzione, che è quella che ha cambiato di più la Puglia, cioè prima di tutto cambiare l'idea che noi abbiamo di noi stessi e poi far cambiare l'idea di noi stessi agli altri fuori. E quando si è immaginato a Puglia Film Commission, Puglia Promozione, si è fatto esattamente questo, perché regalando immagini, visione, i nostri luoghi, i nostri sapori, il nostro saper vivere, si regalano emozioni. È come quando, diciamo, i miei genitori o i miei nonni hanno visto i film che si giravano a Roma, che si giravano a New York, e quindi nasceva la voglia di conoscere quei luoghi. Noi abbiamo fatto esattamente la stessa cosa. E davanti agli attacchi sulla cultura, sulla sanità, da parte del governo nazionale, sulla cultura c'è una strage che si è fatta sulla Puglia. Immaginate, e continua ancora oggi, ho visto diversi operatori che hanno lavorato nel nostro gruppo, nel nostro Dipartimento Cultura, nei vari territori. Immaginate che a un certo punto si è pensato di definanziare il più antico carnevale d'Italia perché si ritiene non sia storico, in realtà semplicemente perché si trova in Puglia e a Putignano. E poi si è deciso di definanziare del FUS tutte le più grandi compagnie teatrali pugliesi, tutti i più grandi festival pugliesi. E questo mette in crisi il sistema Puglia della cultura, il grande sistema imprenditoriale che è stato costruito in questi 20 anni nel nostro territorio pugliese. Come dobbiamo continuare sulla strada della sanità? Vedete, io vorrei che noi ci rendessimo conto di da dove partiamo, perché la rivoluzione della primavera pugliese, Francesco, nasce anche perché a un certo punto le forze di opposizione, non solo perché c'era un pensiero, una visione, ma anche perché quando l'allora governatore della regione Puglia, Raffaele Fitto, si mise a voler imitare il governo Berlusconi con Brunetta, che diceva basta assunzioni, ci vuole una pubblica amministrazione snella, quindi che facciamo? Chiudiamo Terlizzi, chiudiamo gli ospedali, non dobbiamo assumere, e lui provava a farsi vedere più bravo, più bello, più interessante di Brunetta. Noi abbiamo pagato su quella vicenda un costo gigantesco, perché abbiamo avuto nel settore della sanità bloccati per oltre 8 anni le assunzioni, perché c'è stato il combinato disposto del governo di Raffaele Fitto col combinato disposto di Tremonti che bloccò le assunzioni nella pubblica amministrazione. E in questi anni, penso solo agli ultimi 10, noi abbiamo fatto dei passi importanti. Siamo passati da 34.000 dipendenti nella sanità pugliese a 46.000. Abbiamo scalato le classifiche dell'EA, siamo stati i primi ad applicare in Italia qualche mese fa la riforma Speranza con l'accordo con i medici di famiglia, per cui dal 1° di gennaio del 2026 noi avremo i medici di famiglia H12 in tutti i comuni della Puglia. Ma vedrete stasera dagli interventi che ci saranno tutte le altre grandi questioni. Quello che voglio dirvi, e lo dico perché io capisco l'ansia, i timori, le preoccupazioni di queste ore, di questi giorni, che dilagano anche dentro il corpo diffuso del nostro partito. Lo dico con molta franchezza perché è inutile girarci attorno.
Noi oggi stiamo chiudendo questo percorso che dovrà rappresentare l'inizio della campagna elettorale. La scorsa settimana abbiamo incontrato i partner della coalizione, Movimento 5 Stelle e AVS. Con loro abbiamo deciso che a valle di questa assemblea avremmo messo in piedi un gruppo ristretto per scrivere il patto per la Puglia, che sarà il manifesto politico che presenteremo i primi di settembre, dopo la festa regionale che faremo a Biceglie il 5, 6 e 7. Ma ve lo voglio dire con franchezza. Io penso che nei prossimi giorni abbiamo bisogno di una moratoria di discussione sui giornali e sulle TV delle singole personalità del Partito Democratico. Perché noi siamo una grande comunità, forse l'unica forza politica in Italia e in Puglia che discute, che litiga, che trova sintesi, che elabora pensiero politico. Noi abbiamo davanti a noi la strada spianata per il lavoro che abbiamo fatto, per le forze che abbiamo messo in campo, e abbiamo personalità straordinarie dentro il partito, dentro questa assemblea, che sono a disposizione di tutta la Puglia. E noi l'unico errore in cui non dobbiamo cadere è stare al gioco di chi vuole provare a dividerci. Sappiate che noi saremo uniti, perché il nostro obiettivo non sono gli interessi personali, ma il nostro obiettivo è il governo della Puglia, cambiare in meglio la vita delle persone, costruire la possibilità che non ci siano più pugliesi giovani che decidano di andare fuori, ma che ci siano sempre di più pugliesi e non pugliesi che decidano di venire a vivere in Puglia, nel nostro territorio, ad esercitare qui la propria professione, il proprio lavoro. E lo dico perché siamo arrivati, ma questa discussione un po', cito Bersani, no? Questa discussione sembra un po' una delle metafore di Bersani, cioè viene prima l'uovo o la gallina. Perdonatemi, noi siamo stati sempre chiari nelle assemblee, nelle direzioni, con gli alleati. Noi stiamo costruendo prima di tutto un programma chiaro che tenga insieme per i prossimi 10 anni la coalizione del campo progressista insieme al Movimento 5 Stelle, ad Alleanza Verdi e Sinistra, ai movimenti civici e alle forze moderate con cui stiamo dialogando. Penso soprattutto a Italia Viva, ma anche ad Azione. E l'obiettivo deve essere chiaro. Noi abbiamo un progetto chiaro per la Puglia, abbiamo un'idea di sviluppo, lo abbiamo costruito in questi anni. Io penso che il popolo del Partito Democratico della Puglia abbia ben chiaro in testa chi debba guidare la coalizione, e spetta al Partito Democratico, e spero che quando nelle prossime settimane noi avremo concluso questo percorso faticoso di sintesi con le forze alleate, spero che ci sia la disponibilità a guidare la coalizione, che il Partito Democratico lo possa fare con serenità e con la grande capacità di fare sintesi al proprio interno. E lo dico perché capisco le paure, capisco le preoccupazioni, ma io penso che l'idea chiara sia dentro la testa di ognuno di noi. Oggi noi dobbiamo stiamo raccontando quale progetto di Puglia vogliamo provare a costruire, quale idea di sviluppo abbiamo nella testa, e soprattutto dobbiamo provare a fare una operazione politica. Diciamo, sto facendo troppe citazioni oggi, forse da dire. Io penso che noi dobbiamo prendere spunto da una persona che ha vissuto il nostro Partito Democratico, che ha vissuto anche con grandi asperità all'interno del Partito Democratico pugliese. Sto parlando di Guglielmo Minervini. E quando a un certo punto, qualche anno fa, guardo Mario, perché con Guglielmo, con Mario avevo intravisto prima Giannini, ma penso con Ubaldo, con Marco, con Francesco. A un certo punto noi ci trovammo come PD alla fine del primo mandato di Nichi Vendola. C'era qualcuno che voleva provare a non ricandidare Nichi Vendola e vi ricordate, rifacemmo le primarie.
Io penso che noi siamo l'unico partito politico in questo territorio che è capace di trovare sintesi, che sa discutere, e sono convinto che nel giro delle prossime 2 o 3 settimane noi potremo rivederci, sperando prima di Ferragosto, subito dopo Ferragosto, per poter presentare a tutta la Puglia la sintesi programmatica della coalizione, ma soprattutto il nostro candidato presidente. Buon lavoro a tutti. Grazie mille segretario. Adesso i nostri lavori proseguono con la presentazione di Salvatore Piconese, che ha coordinato lo sforzo titanico di questa conferenza programmatica. Salvatore, grazie, a te il microfono. Grazie, buonasera, anzi buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io intervengo brevemente dopo la relazione del segretario per illustrare il lungo percorso che abbiamo fatto in questo anno con i lavori della conferenza programmatica, ma ci tengo veramente prima di tutto, innanzitutto, a salutare tutti i presenti che sono qui in sala, salutare questa assemblea perché insomma rappresenta un passaggio fondamentale sul piano politico per il partito, e poi vorrei ringraziare ad uno tutti coloro che da Foggia a Lecce si sono dedicati in questi 12 mesi ai lavori della conferenza programmatica. La conferenza programmatica ha aperto in quest'ultimo anno un confronto, una discussione nel partito, che era quello che volevamo circa un anno fa, quando siamo partiti, diciamo, con i lavori, quando abbiamo cercato di organizzarla, di pensarla alla fine dell'estate scorsa. E questo confronto e questa discussione c'è stata tra gli iscritti, militanti, gruppi dirigenti del partito sulla prospettiva futura del PD regionale in merito, e non era scontato, sui contenuti, sui temi e sulle proposte programmatiche. Essa ha rappresentato, così come era negli intenti della segreteria regionale, una fase di coinvolgimento e di partecipazione della nostra comunità veramente a tutti i livelli. E qui insomma bisogna partire dal coinvolgimento che c'è stato nei circoli del PD, nei vari comuni della regione, anche i più piccoli, fino alle federazioni provinciali, il partito regionale, gli eletti negli enti locali, nei comuni, nelle province, fino ai consiglieri regionali, agli assessori regionali e agli eletti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo. Tutti sono stati coinvolti in questa straordinaria discussione durata circa un anno. Dopo oltre 150 iniziative e incontri si è giunti ad elaborare questo lavoro, diciamo, collettivo sul futuro della Puglia, che è pubblicamente riconosciuto come l'impegno civile e politico degli uomini e delle donne del Partito Democratico di Puglia. Questo bisogna evidenziarlo e sottolinearlo in questa assemblea. Si tratta di un lavoro complesso che evidenzia, secondo noi, le qualità e la tensione politica del profilo programmatico del Partito Democratico Pugliese, e che dimostra, così come avete potuto leggere nel manifesto che vi è stato, diciamo, inoltrato stamattina, come su ogni tema affrontato e sviluppato ci sia una conoscenza approfondita delle dinamiche e dei fatti di ordine sociale, economico e culturale. I lavori della conferenza programmatica hanno affrontato le grandi questioni che attraversano la Puglia, ovvero tutto ciò che caratterizza la vita dei pugliesi sul piano economico e sociale. Così come avete potuto, diciamo, constatare in questi lunghi mesi, abbiamo organizzato la conferenza programmatica attorno a 10 aree tematiche. Ogni area tematica abbiamo cercato di racchiuderla, diciamo, e di trovare una coerenza con le deleghe che abbiamo in giunta regionale, con le deleghe che il Presidente Emiliano ha dato agli assessori regionali, e la delega che lui ha tenuto per sé. Quindi su 10 aree tematiche ben 9 sono coerenti con le deleghe degli assessori regionali. Solo una, la area numero 10, e invece aveva dei temi un po' più specifici e quindi, diciamo, non aveva il riferimento, diciamo, diretto con l'assessore in giunta. Queste aree tematiche sono lo sviluppo economico, il lavoro, il welfare, la scuola, l'università, la sanità, il diritto alla salute, lo sport, l'agricoltura, la tutela dell'ambiente, il ciclo dei rifiuti e la transizione ecologica,
la cultura, il turismo e la promozione del territorio, trasporti, infrastrutture e mobilità sostenibile, governo delle città, emergenza abitativa e rigenerazione urbana. E in più, così come avete potuto constatare, attorno a queste 10 aree tematiche abbiamo introdotto dei temi trasversali, che erano degli strumenti, diciamo, di ausilio a supporto dell'elaborazione teorica e pratica all'interno della discussione delle 10 aree tematiche. Questi temi trasversali erano le pari opportunità, le politiche giovanili, l'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale, le politiche di integrazione dell'accoglienza, la legalità, la lotta alle mafie, la partecipazione e i diritti. Il percorso dei lavori. Molti di voi, diciamo, sono stati, diciamo, dentro alla partecipazione, alla presenza dei tavoli tematici. Erano dei tavoli tematici organizzati su base regionale con un compito, diciamo, più di coordinamento e di supervisione, mentre i tavoli provinciali sono stati per certi versi i veri protagonisti dell'impegno, della discussione, del coinvolgimento, perché insomma hanno predisposto non solo il calendario degli eventi in modo minuzioso, e anche nella composizione del calendario c'è stata una fatica enorme per organizzare oltre 150 iniziative, ma soprattutto i tavoli provinciali hanno organizzato la partecipazione, hanno raccolto le proposte sviluppate dai tanti gruppi di lavoro diffusi sul territorio. Ad ogni tavolo tematico hanno partecipato gli iscritti al partito, ma non solo. Hanno partecipato tutti coloro che hanno voluto dare in questi 12 mesi un contributo alle riflessioni e ai temi che il Partito Democratico ha affrontato nella conferenza programmatica. E il nostro obiettivo primario, sin dall'inizio, era quello di coinvolgere quante più soggettività possibili nei tavoli tematici, ovvero lavoratori, intellettuali, studenti, sindacati, mondo dell'impresa, professionisti, associazionismo laico e cattolico, comitati civici. E oggi possiamo dire, oggi 24 luglio 2024, possiamo dire che questo scopo è stato ampiamente raggiunto, perché la riuscita dell'iniziativa con la partecipazione attenta e numerosa indica che è presente una volontà di protagonismo politico diffuso nei nostri militanti, ma soprattutto nei nostri elettori. E questa volontà si è espressa adeguatamente, lo possiamo dire, nel dibattito e nell'elaborazione delle proposte. Giulia comincia a farmi segno che devo terminare. Solo 2 aspetti importanti a conclusione di questa, diciamo, importante iniziativa, che a nostro avviso è la più importante iniziativa di politica e di partito svolta negli ultimi 20 anni in Puglia. Il primo è legato al fatto che la conferenza programmatica, è un dato, diciamo, ormai oggettivo, abbia dato una boccata di ossigeno al Partito Democratico. Essa ha portato, diciamo, dei notevoli benefici, poiché, diciamo, ha mobilitato l'intero partito, abbiamo avuto un partito mobilitato, ma ha soprattutto mobilitato i nostri elettori. E in questo lungo percorso dei lavori si è costruito un partito consapevole della propria funzione nella società e soprattutto dell'importanza della battaglia delle idee per l'egemonia. Il secondo aspetto, che è legato più alla contemporaneità degli eventi, è il fatto che questa conferenza programmatica nasce l'idea nell'estate scorsa, viene definita sul piano organizzativo nei successivi mesi di autunno. Quindi nasce e si sviluppa in un quadro politico internazionale completamente differente rispetto a quello che viviamo oggi, ovvero l'ascesa e il consolidamento della destra xenofoba e razzista a livello mondiale, l'acuirsi della crisi internazionale, l'instabilità in Medio Oriente, i crimini nella striscia di Gaza, ma in più la conferenza programmatica ha dovuto fare i conti sul piano storico e politico con la fase che viviamo oggi in Italia, cioè di avere al governo il governo più a destra della storia repubblicana. E allora su questo aspetto molti compagni durante la conferenza programmatica erano, diciamo, abbastanza entusiasti dell'idea che affrontare quei temi che abbiamo affrontato noi fossero veramente il terreno della sfida politica alla destra, perché sfidare politicamente la destra su quel terreno dei temi della scuola pubblica, della sanità pubblica, di una nuova visione dell'urbanistica, della transizione ecologica,
del diritto al lavoro significa svelare politicamente quanto la destra sia pericolosa e reazionaria. E da questo punto di vista oggi concludiamo questa importante esperienza della conferenza programmatica con l'approvazione del manifesto del PD per la Puglia del 2030, e dobbiamo ribadire che alla stesura di questo manifesto hanno partecipato migliaia di nostri militanti e migliaia di nostri elettori. I dati sono circa di 20.000 persone tra i vari incontri che abbiamo avuto, gli oltre 150 incontri avuti in questi lunghi mesi. Ognuno di loro ha voluto dare il proprio contributo, scrivendo un rigo o una pagina del manifesto programmatico del Partito Democratico di Puglia. A loro va il nostro più affettuoso e sincero ringraziamento per il lavoro che è stato svolto, perché, come scriveva e diceva il nostro compagno e poeta Majakovskij, il partito è una mano che ha milioni di dita strette in un unico pugno. Grazie. Grazie mille Salvatore. Allora, adesso inizia il nostro viaggio all'interno del manifesto vero e proprio, quindi diamo il benvenuto al Presidente Michele Emiliano che ci ha appena raggiunti. Giusto in tempo per l'inizio della presentazione, quindi diamo la parola a Colomba Mongello che ci parlerà del capitolo dedicato alla scuola. Si prepara Antonio Ciuffreda. 4 minuti a intervento, mi scuserete già da ora per quello che dovrò fare per farli rispettare. Va bene, cercherò di stare nei tempi europei che mi sono stati assegnati. Io veramente volevo ringraziare questo Dream Team che ha lavorato a questo progetto, a questo manifesto. È stata una bellissima avventura che ci ha condotti fin qui. Non è stata una cosa semplice, ecco, animare questo partito alla sua base, alle sue fondamenta, però devo dire che alla fine è stato uno splendido lavoro. E devo ringraziare anche coloro che sono riusciti anche a mettere insieme tutta una serie di suggestioni che sono arrivate anche dai nostri circoli, che hanno partecipato attivamente, che io ringrazio e saluto, perché molti sono collegati grazie ai nostri qui esperti che hanno potuto farci arrivare in diretta in tutta la Puglia. A me corre l'obbligo oggi di parlarvi di un focus che abbiamo fatto sulla scuola, anche perché riteniamo che sulla scuola si costruisce la cittadinanza, non c'è libertà senza conoscenza, e mi permetto anche di sottolineare che la conoscenza è un investimento strategico che una regione deve assolutamente compiere. E la Regione Puglia, in questi anni si è distinta per questo aspetto. Scuole, università, formazione, che non sono altro che un'infrastruttura immateriale per costruire coesione, democrazia e sviluppo. Però io oggi sottolineerei anche alcune criticità, mi permetto di farlo, al lavoro e quindi contribuire al reddito familiare, ma significa anche che preferiscono il lavoro rispetto al percorso scolastico. Qual è la conseguenza di questa gravissima perdita? Primo, significa soprattutto meno opportunità di lavoro, salari inferiori, povertà e marginalizzazione, aumento delle disuguaglianze sociali. Che cosa possiamo fare? Cosa possiamo indicare noi nel nostro manifesto? Quale approccio noi dovremmo avere rispetto ad un tema che per noi è dirimente? Un approccio integrato, quindi un welfare studentesco, un sostegno alle famiglie, uno sportello psicologico. Certo, sono tutti aspetti che noi dobbiamo considerare ed è il nostro primo impegno per il nostro futuro governo regionale, quindi abbassare il livello della dispersione. Secondo punto, il piano regionale dell'edilizia scolastica va approvato al più presto.
Quando parliamo di piano regionale dell'edilizia scolastica non ci riferiamo soltanto alla costruzione di nuove scuole, ma alla rigenerazione di spazi esistenti, quindi messa in sicurezza, efficientamento energetico. E poi mi permetto di sottolineare una cosa che è arrivata anche come sollecitazione al nostro Dipartimento, quello di creare soprattutto nei luoghi dove c'è maggiore socialità, quindi dedicarci ai laboratori, alle palestre, agli spazi verdi, ai teatri, anche perché soprattutto nell'epoca post... Ho capito. Vabbè, io sono la prima a rompere il ghiaccio, quindi dovete consentirmi. Dicevo, creare soprattutto, dedicarsi a questi spazi. Vado velocemente a concludere. Un altro aspetto, investire sulla fascia 06. È il nostro tema identitario, è il tema identitario del Partito Democratico, è il tema identitario delle donne democratiche. Io credo che su questo aspetto dobbiamo noi riservare maggiore attenzione. Che cosa significa questo? Più offerta dei nidi, più scuole dell'infanzia, che si tramutano anche in accesso delle donne ovviamente al lavoro, una maggiore conciliazione tempo di vita e tempo di lavoro, ma soprattutto una maggiore libertà per concepire e soprattutto riconsiderare la maternità e maggiore ricorso, soprattutto un ricorso diverso al welfare mediterraneo. Cosa significa questo? Significa favorire finalmente l'accesso delle donne al mondo del lavoro e per la Puglia significa aumentare 2 punti di PIL del nostro tessuto sociale ed economico. Noi che cosa proponiamo? Lo dico anche al Presidente qui Emiliano, un dipartimento, una specie di governance della conoscenza, dell'education, un dipartimento regionale che coniughi un sistema formativo e culturale, perché secondo me la Puglia può diventare un laboratorio di educazione e soprattutto di cittadinanza e di innovazione. Mettere a valore il proprio capitale umano, solo così potremo contrastare le diseguaglianze, trattenere i nostri talenti, perché non c'è crescita senza cultura e non c'è equità senza formazione. Vi ringrazio. Grazie mille Colomba. Adesso Antonio Ciuffreda ci presenterà il capitolo dedicato all'università. Si prepara Michele Suma. Grazie. Rapidamente, 2 grandi questioni noi abbiamo proposto in questo dibattito certamente interessante. Il primo è la Regione deve consolidare il sistema pubblico dell'università e della ricerca. Noi siamo in una fase molto particolare. Questo governo non aiuta il sistema pubblico dell'università, questo governo centrale ovviamente, non aiuta il sistema dell'università pubblica. Il sistema dell'università è composito, come sappiamo. Ci sono le università private, oggi ci sono le università telematiche. Ecco, noi dobbiamo fare una scelta e la scelta non è conservativa, ma è proprio perché nelle università e negli istituti di ricerca pubblica noi abbiamo la maggiore garanzia sulla qualità e sugli standard della ricerca e della formazione. Il secondo punto è che noi, come coalizione del centro-sinistra, dunque, dobbiamo puntare ad una maggiore sinergia tra ricerca e politiche regionali. Su questo fronte noi abbiamo proposto una cosa molto concreta, è questo laboratorio politico accademico, per una coprogettazione e una valutazione degli interventi. I rapporti tra la Regione e gli accademici ci sono, i professori vengono chiamati, messi a presiedere quella commissione, quell'altra commissione. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, coprogettazione, valutazione degli interventi. E su questo 2 sono le direttrici che a nostro avviso bisogna seguire. La prima è che per quanto riguarda in particolare lo sviluppo e le politiche industriali, queste non possono che collocarsi all'interno del quadro europeo, ma la dimensione europea non può prescindere dall'importanza di un intervento, di una strategia a livello regionale. Ecco perché noi pensiamo, l'abbiamo chiamata così, pensiamo che noi dobbiamo costruire e consolidare quello che abbiamo chiamato un ecosistema del sapere e dell'innovazione, che sia appunto efficiente ed organizzato.
sul piano poi della ricerca applicata occorre una strategia in grado di individuare alcuni settori prioritari su cui puntare. Oggi sempre più noi sentiamo parlare di quali settori di sviluppo. Purtroppo non sono tutti uguali. Ecco, noi credo dobbiamo puntare su transizione, sulle transizioni in atto, transizione ambientale, lo ha detto prima il segretario regionale, energetica e digitale. Chiudo. Tutto questo richiede cosa? Richiede un sistema regionale dell'università e della ricerca. Questo chiama in causa le università e i centri di ricerca, che sono molto restii a lasciare la loro autonomia, come noi che lavoriamo nell'università sappiamo benissimo. Eppure noi dobbiamo, a mio avviso, la Regione deve provare a fare questo grande sforzo. Noi dobbiamo avere un sistema regionale e non tante singole università e tanti singoli gruppi di ricerca. Grazie. Grazie mille. Adesso la parola a Michele Suma, che ci presenterà il capitolo dedicato alla cultura, poi Leonardo Palmisano. Sì, Giulia, tienimi d'occhio. Guardate, io credo che alcune cose sono già state toccate dall'intervento del segretario De Santis e anche da Salvatore Piconese, che non a caso parlava di battaglia delle idee. E allora io credo che quello sul quale ci dobbiamo un attimo concentrare è la stagione politica del ministro Giuli, che non è uno sprovveduto, non è un avventuriero, non è uno che, come dire, viene costretto a lasciare la porta del bagno aperta, insomma, da qualcun altro, come raccontano le cronache riguardo al suo predecessore. È uno che ha un obiettivo politico preciso, che è quello di combattere, come lui dice, l'egemonia della sinistra, l'egemonia culturale della sinistra. E non è una sindrome personale, come dire, la sindrome dei duellanti, no, è un progetto politico organico ad un governo. E questa cosa dell'egemonia non è che la può presentare televisivamente nei termini culturalmente che lui conosce bene, perché, ribadisco, non è uno sprovveduto. La deve presentare attraverso degli slogan televisivi: lo spreco, la lotta allo spreco del denaro pubblico. È la chiave, è quello che attecchisce, che non può che attecchire. E come si fa allora a quel punto a misurare lo spreco pubblico, lo spreco del denaro pubblico? Lo si fa dicendo che ci sono interventi che fanno parte del passato degli scorsi governi di centro, sinistra o tecnici che fossero, che non hanno avuto il pubblico, che non hanno, perché l'elemento che misura, secondo Giuli, il successo degli investimenti è il pubblico. E allora qui, attenzione, c'è una grande differenza sostanziale tra cultura e spettacolo, perché la cultura è quella che sfida, è quella che facciamo noi in Puglia, è quella che ha portato la Puglia, lo diceva nella Domenico De Santis quando il 24 marzo ci siamo visti a Bari, è quella che ha portato il PIL della cultura pugliese ad avere la cultura con un dato che è quello del 6%. Pensate che l'ILVA un tempo portava la Puglia il 7%. Allora noi in questo momento in Puglia quel sistema cultura che è stato generato in questi 20 anni lo dobbiamo tutelare. Lo dobbiamo tutelare perché da una parte c'è la cultura che, come dicevo, sfida, forma, ti fa tornare a casa con qualcosa in più. Dall'altra c'è l'intrattenimento che diverte, coinvolge, distrae, cretinizza, morfinizza le coscienze. Il discorso alto? No, è il discorso del ministro Giuli, della stagione politica del ministro Giuli. Il ministro Giuli vuole tagliare i fondi e li vuole tagliare mirando anche le regioni attraverso naturalmente il sistema del rubinetto cultura, le regioni dove questo processo invece di
affermazione di una cultura a favore della crescita della coscienza di un popolo, che è quello per esempio della Puglia, deve essere abbattuto, deve essere combattuto. E guardate, faceva bene chi prima di me diceva che la Puglia è quel sistema cultura che ha fondato che cosa? Un'identità. Un'identità. Cioè, cultura e turismo vanno insieme e non ci sarebbe mai stato un grande Salento, come spesso ho detto io, e che dobbiamo ricordare senza il Festival della Taranta. È quello che ha creato l'identità. Noi abbiamo fatto una cultura non dell'intrattenimento, abbiamo fatto una cultura dei valori e abbiamo fatto una cultura della grande promozione del nostro territorio. E allora, su tutte le cose tecniche che noi abbiamo, e questa doveva essere un'introduzione, ma è evidente che in tempi non coincidono con l'illustrazione di quello che abbiamo fatto, però vi dico 3 cose fondamentali, sulla quale tutti gli operatori culturali che abbiamo raccolto e accolto come Partito Democratico si sono concentrati. Ed è quello della certezza dei finanziamenti, è quello dei tempi anche di erogazione dei finanziamenti, ed è quello poi su cui la CGIL Puglia si è particolarmente concentrata, sul fatto che noi abbiamo un sistema cultura che dà lavoro, e il lavoro della cultura è un lavoro per la crescita del nostro territorio e per la crescita di coloro che abitano in questo territorio. Per cui il Partito Democratico sarà un partito che sulla cultura si impegnerà sempre, perché sulla cultura si gioca non solo l'identità, il lavoro e anche il futuro della nostra regione. Grazie. Grazie Michele. Andiamo avanti con il capitolo sul lavoro presentato da Leonardo Palmisano. Si prepara Franco Lacarra. Allora, io facevo una riflessione stanotte, ovviamente non farò l'elenco, ciao Presidente. Fa caldo, ho preso casa in collina, ma anche in collina fa caldo. La transizione ecologica, diciamo, io la sento in modo epidermico. Facevo una riflessione stanotte rileggendo il programma. C'è un elemento, secondo me, di grande novità rispetto anche ai programmi del ventennio. Sapete che un po' ci ho lavorato sopra, è che noi siamo riusciti a dare organicità politica alla complessità di una regione che, viva Dio, ha dimostrato in 20 anni non solo di poter essere considerata un motore in termini di produttività occupazionale per tutto il Sud, ma che ha fatto anche dimenticare i disastri di chi ci ha preceduto. Ora, che cosa c'entra questo con un programma? Beh, una coalizione si presenta ai propri elettori innanzitutto con un programma. Il Partito Democratico, prima di tutti gli altri, fa un'elaborazione molto molto articolata. Mi sono venute in mente, per questo stanotte, le parole di un amico caro, Alessandro Leograndi, a cui penso che dobbiamo tributare un applauso importante, perché una settimana prima che Alessandro prematuramente sparisse, ci siamo incontrati aspettando un treno nella stazione di Bari e ci dicevamo: siamo convinti che la Puglia potrà guardare l'obiettivo di uscire dalla questione meridionale se affronta il tema tarantino uscendo da quella finta contraddizione tra salute e lavoro. In realtà è una riproposizione di una contraddizione storica tra capitale e lavoro, che questo governo vuole portare sul campo invece della dialettica tra Stato e mercato, laddove non può essere il mercato a vincere, ma deve essere l'impegno pubblico. Michele, grazie per aver detto delle cose concrete su questo nelle ultime settimane. E grazie Francesco, ho avuto da Valentina Petrini la tua interrogazione e ti giuro, le ho detto, finalmente, bene. Chiudo. È articolata la parte sul lavoro. L'impegno pubblico è stato centrale in questi anni nel prendere in mano a cuore il tema della flessibilità senza sicurezza e nel rendere invece quella flessibilità che purtroppo in qualche misura ci impone l'attuale normativa. Abbiamo provato col referendum, non ce l'abbiamo fatta, ci proveremo quando saremo a governare tra poco, l'attuale normativa italiana sul lavoro. Perché dobbiamo dare sicurezza e centralità al lavoro? Perché è quello che dà identità. Quando l'altro giorno c'è stato quel brutto omicidio a Tamburi, io ho fatto una riflessione, ho chiamato alcuni amici, tra cui Goffredo Buccini, amico mio caro, ho detto: ho paura
che noi usciamo dall'acciaio ed entriamo a Taranto nell'epoca del piombo. Ti guardo, Michè. Cioè, che noi si possa riconsegnare una parte della nostra gioventù, molto il nostro programma sul lavoro, e chiudo su questo, è centrato sulla gioventù, a chi produce un welfare di carattere criminale, che è finto lavoro, e questo va spiegato, e fa bene la nostra sezione dell'antimafia e soprattutto la Fondazione Fumarulo a fare questo. Ma non basta spiegarlo se noi non mettiamo in campo delle politiche attive del lavoro di carattere regionale, vincolando, chiudo davvero, anche chi viene qui a fare degli investimenti a mantenere alti, più alti di quello che dicevamo anche durante la campagna referendaria, l'asticella della pienezza dei diritti dei lavoratori, che non è soltanto una pienezza salariale, così come dall'altra parte il diritto alle imprese locali di poter competere su un mercato che è un mercato globale, che ne dica l'attuale destra, che va dietro invece a chi fa una campagna di dazi e non invece una campagna di integrazione. Ho chiuso. Grazie Leo. Ottimo. Andiamo avanti con il welfare, quindi la parola a Franco Lacarra, si prepara Pippino Cera. Siccome per alcuni temi del welfare abbiamo cominciato una vecchia storia 20 anni fa con l'onorevole Boccia, insomma, voglio dire, un saluto affettuoso, diciamo, personale. Allora, per quanto riguarda le politiche di welfare, che poi insomma, sono uno spaccato che rientrano un po' in tutte le politiche che ovviamente la Regione mette in campo, io credo che la Regione Puglia sia tra quelle regioni meridionali dove il welfare sostanzialmente è stato quello più innovativo e quello che ha assicurato praticamente, ha sostituito lo Stato, specie negli ultimi anni, a quelle che erano sostanzialmente i compiti, finanziando la rete dei servizi sociali che questa Regione è riuscita, malgrado i tagli, a mantenere. Già questo è stato un grande risultato e lo dobbiamo al Presidente, che qui oggi è in prima fila, che è il Presidente Emiliano, che ha sempre avuto a cuore, perché le problematiche del welfare, io che sono stato anche il suo collaboratore quando lui era il sindaco di Bari, e siamo partiti praticamente anche lì, partimmo da zero ovviamente nel costruire un percorso di welfare. La cosa principale è che quindi l'obiettivo strategico per Puglia 2030 doveva essere quello di mantenere in piedi la rete dei servizi che ovviamente oggi è presente. Bisogna dire che è cresciuta notevolmente e che praticamente adesso bisogna uscire fuori dall'esperienza dei progetti e partire dai servizi che siano praticamente costanti. Abbiamo un grosso problema, un primo dei tanti problemi che abbiamo, è quello dell'invecchiamento della popolazione. Abbiamo una presenza, a fronte di 100 giovani, nel 2024 abbiamo la presenza di 204 circa, vero Giulia? 204 anziani. Quindi ovviamente bisogna rivedere le politiche di welfare, assicurando a questi soggetti, e alle famiglie che hanno al loro interno questi soggetti, dei servizi che possono essere, per quanto riguarda i badanti o l'integrazione anche di una vita attiva di questi soggetti, perché molto spesso vivono in solitudine perché ovviamente ci sono pochi centri di aggregazione. Noi dovremmo rafforzare la rete dei servizi in modo tale che possano godere di servizi culturali, sportivi, ma anche praticamente perché ovviamente la terza età ha bisogno anche praticamente di frequentare delle palestre, delle attività sportive che possono essere utili al benessere della loro vita. Per cui questo è importante. Poi bisogna sostenere le famiglie, dato la situazione finanziaria degli stipendi che sono ovviamente bassi, è quello di mantenere anche la possibilità di sostenere
con un piano di intervento delle badanti, in modo tale da assicurare praticamente le famiglie che oggi hanno difficoltà quando praticamente il loro genitore diventa non autosufficiente, per cui c'è il problema praticamente di dover sostenere questo tipo di problematica. Altro grosso tema è l'uscita dal lavoro delle persone che non hanno raggiunto il periodo pensionabile e che a seguito delle innumerevoli crisi aziendali sono praticamente, cerco di chiudere velocemente, per cui praticamente bisognerà pensare ad una progettualità che veda al centro coloro che sono i 55enni, ovviamente. Tant'è che uno degli ultimi problemi prima di raggiungere il pensionamento era quello della ex Osram, dove praticamente c'erano le persone la gran parte delle persone che erano cinquantenni, oltre i cinquantenni, e non avevamo la possibilità di trovare degli strumenti di reinserimento lavorativo di queste persone. Il problema più grosso, gli ultimi due problemi grossi, scusate, vi rubo 2 minuti, è quello dell'integrazione sociosanitaria, partendo dalla tenera età, perché stiamo vedendo che stanno nascendo nelle scuole dei disturbi, nuovi disturbi che coinvolgono la sfera dell'autonomia dei bambini, e molto spesso bisognerebbe intervenire con neuropsichiatria infantile prima all'interno delle scuole, forse all'interno anche degli stessi scuole dell'infanzia, che ovviamente perché praticamente abbiamo questo problema. Abbiamo un problema di crescita dell'autismo, per cui bisogna assicurare, purtroppo, data la crisi economica, la problematica che riguarda le persone che hanno la disabilità mentale. Ovviamente rendendo più efficace la legge 68 che è del lavoro, ma che si integra con le politiche sociali all'articolo 11 e all'articolo 12, ovvero il lavoro in convenzione riservato ai soggetti che hanno particolari disabilità che riguardano le problematiche di tipo poi l'ultima cosa che volevo dire, e chiudo perché mi sento pressato dai tempi, è quello praticamente della problematica delle parità di genere. Ovviamente bisogna partire dalle scuole, bisogna ripartire da quella legge che citavamo, il compianto che partorì con l'idea del consigliere Metallo, che ha lavorato molto su questi temi, partendo dalle scuole, creando, come si dice, un percorso che parta per l'affettività delle persone e per arrivare praticamente ad avere una rete importante e stabile dei centri antiviolenza che abbiano la capacità anche di aiutare a collocare le persone che sono a rischio della loro vita all'esterno della famiglia, ma in luoghi che sono protetti, che praticamente gli permetta nello stesso contempo l'attività praticamente di lavoro per queste persone, perché molto spesso molta gente continua a vivere sullo stesso tetto perché non ha l'autonomia di carattere generale. E poi costituire l'osservatorio regionale delle politiche di parità di genere, che è una cosa che credo che va girando da molto tempo, che dovrebbe essere. Chiudo con la RED. Io credo, sì, l'ultima cosa. Il RED è stata una grande invenzione del nostro presidente Emiliano ed è quella che ha aiutato una serie di famiglie anche con l'idea di non essere un contributo passivo, ma è diventare un contributo attivo, perché praticamente erano previste tirocini che dovevano permettere praticamente l'inserimento anche lavorativo delle persone che praticamente erano in stato di indigenza. Io credo che quella legge vada mantenuta, forse vada migliorata se ove fosse necessario,
e bisogna, anche quella, secondo me, va rifinanziata. Purtroppo, tenendo conto, e devo dire l'ultima lamentela e chiudo, che questo governo, Francesco, sulle politiche sociali sta facendo zero spaccato, e quindi credo che noi dovremmo intervenire, perché questo è un problema che riguarda il Paese, non riguarda praticamente diciamo, le regioni, riguarda l'intero Paese, e credo che c'è una grossa confusione, perché adesso lo Stato si è messo a fare le regioni, sostanzialmente che i soldi ormai, specie del PNR, sono stati governati direttamente dalle regioni, dal Ministero, e non attraverso le regioni, così come è prevista dalla 328, che dà alle regioni il compito di coordinare in modo operativo le direttive da parte dello Stato. Grazie, scusate. Grazie Franco. Andiamo avanti con il capitolo dedicato alla sanità. Chiedo a Pippino Cera di venire sul palco. Si prepara Shadia Alizadeh. Grande Pippi. Solo un secondo. Mi chiedono di chiedere a chi è dietro e sta parlando se può abbassare la voce o uscire. Grazie mille. Ovviamente intervenire su questo tema non basterebbe l'ala di riserva di cui parla Don Tonino Bello, con l'aggiunta che il nostro approccio e tutto il lavoro di questi mesi ha voluto tener presente esattamente due suggestioni. Una, la più importante, che questo partito ha voluto a tutti i livelli approcciarsi a questo tema andando nei luoghi del dolore, andando negli ambiti del disagio e avendo il coraggio di dire che non tutto va bene, Madama la Marchesa. Perché solo avendo il coraggio di predisporsi al cambiamento, al cambio di passo e al cambio di segno, si ha la capacità e la possibilità di valorizzare al meglio quello che di importante su questo tema, specialmente negli ultimi 10 anni, dove in Puglia non si raggiungevano i LEA e invece oggi, dati Agenas, non dati Pippino Cera e tantomeno dati Emiliano, siamo al 10° posto. Significa che tutto va bene? Assolutamente no! E attenzione, su questo tema noi ci giochiamo l'anima, perché non può esistere un partito della sinistra democratica che non si faccia carico di assumere questo problema come il problema identitario principale e fondamentale su cui costruire una battaglia politica riconoscibile. E tra l'altro il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi ha avuto un utile e importante riscontro. Marina Sereni, responsabile nazionale, ha preso atto che in questa Puglia c'è la possibilità di un cambio di passo anche rispetto agli ambiti che si sono consolidati in questi anni. Mettere le persone al centro del servizio sanitario è fondamentale, perché segna una consapevolezza che si è dalla parte dei pazienti, ma si è anche dalla parte degli operatori. L'accordo ultimo firmato dalla Regione Puglia va in questa direzione, ma noi però lì dobbiamo sorvegliare molto su cosa sta succedendo sul PNRR, sulla missione 5, per capire in che termini quell'attuazione si sta realizzando secondo l'impegno assunto in sede europea almeno del trasferimento del 40%. Ma ci sono tanti altri elementi che in 4 minuti ovviamente io non posso trasferire di quel lavoro. E quindi intanto leggetevi il programma, intanto leggetevi le cose che abbiamo scritto, perché lì non troverete l'esercizio retorico mio o di qualcun altro. Dentro troverete le persone di Puglia in carne e ossa, che sono fatte in alcuni casi di eccellenze, in alcuni casi di ritardi.
e i ritardi sono quelli delle periferie, le eccellenze sono quelli dei centri urbani. E in questo contesto noi dobbiamo ridisegnare una cosa completamente nuova e, lasciatemelo dire, per ultimo, tenendo presente 3 cose. Noi un anno fa abbiamo avuto in Puglia e in tutto il Mezzogiorno d'Italia una vittoria eccezionale alle europee. Non era prevedibile e non era pensabile in quei termini. Io sono convinto che quella vittoria in quei termini è stata possibile perché la Puglia soprattutto e il Mezzogiorno d'Italia si sono intestati una battaglia, il Partito Democratico, contro l'autonomia differenziata. E dentro quel contesto noi dobbiamo costruire l'innovazione e il cambio di passo. E il cambio di passo è quello di andare nella provincia di Lecce, dove Pagliaro, al seguito della sua televisione, va a fare sciacallaggio presso il dolore di qualche ospedale. Noi dobbiamo però avere e chiamare a una forza di militanza, di partecipazione, tutti i militanti, perché questo è un partito ricco, e l'abbiamo toccato con mano in questa esperienza della conferenza programmatica. È un partito a cui va data fiducia, è un partito a cui i gruppi dirigenti devono riferirsi di più, perché solo così si può battere quella destra che ha ridotto i trasferimenti in sanità al 6,1 del PIL, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che al 5,9 c'è il collasso. Quindi noi dobbiamo spiegare chi sono gli autori che ci stanno portando al collasso. Così come noi dobbiamo dire un'altra cosa che è fondamentale, considerato che in questa sala c'è gran parte della deputazione salentina del PD, che forse è arrivato il momento di una battaglia più forte, più riconoscibile su 2 dati che oggi non sono più tollerabili. Uno è quel piano di rientro che ci soffoca da più di 10 anni e l'altro è il trasferimento del fondo che non può mantenere le condizioni della spesa storica, perché noi siamo italiani alla stregua dei toscani, degli emiliani e dei lombardi. Questo è un punto, perché poi oggi Emiliano, domani Ciccio Franco, dopodomani non c'è più tanto, lui non c'è più, è rimasto a Reggio Calabria. Ma dopodiché, senza i denari, i matrimoni non si possono organizzare, e noi scontiamo, nonostante alcuni limiti che sono nostri, che vanno riguardati, che vanno ripensati e che vanno corretti, per cui si è credibili anche per la forza che si ha di riconoscere questo e di pensare a come costruire il futuro. Un'ultima parola e un ultimo invito voglio fare. Da 20 anni noi sosteniamo la primavera democratica, la primavera pugliese, però è arrivato il tempo di costruire l'estate pugliese, perché abbiamo bisogno di una prospettiva più matura e più di lungo periodo. Grazie. Grazie Pippi. Adesso passiamo all'ambiente con Shadia Lisadeh, si prepara Mattia Giorno. E vabbè, il mio intervento non ha lo stesso calore di Pippi, che saluto però con affetto. Questo è un tema molto delicato, quello della tutela all'ambiente, della transizione ecologica e della gestione del ciclo dei rifiuti, ma l'abbiamo fatto nelle comunità di tutto il territorio pugliese, di tutte le 6 province, avendo un riferimento chiaro. Il tema dell'ambiente, della transizione ecologica deve essere un tema non soltanto di contrasto a quel cambiamento climatico che come forza politica noi riconosciamo in atto e non neghiamo,
ma soprattutto perché l'ambiente, la tutela all'ambiente è un tema di giustizia sociale, economica, ma soprattutto anche di un lavoro equo. Per noi la transizione ecologica anche delle imprese pugliesi e del tessuto economico pugliesi non è una transizione per promuovere la guerra o comunque per promuovere un contrasto di divisione, di ricchezza per pochi e di povertà per altri. È un tema fondamentale che accoglie non solamente la tutela delle risorse idriche, della corretta distribuzione, della trasformazione anche imprenditoriale, acquisendo nuove forme di energie rinnovabili, ma è un tema anche fondamentale sulla legalità. Non possiamo più pretendere che nel nostro territorio la gestione dei rifiuti sia esclusivamente ad appannaggio dei privati, ed è per questo che c'è anche nel nostro programma la promozione di un osservatorio per la chiusura del ciclo dei rifiuti. È soprattutto anche un tema di legalità, è un luogo dove si annidano e si innestano delle mancanze di trasparenza, delle opacità. Il nostro obiettivo è quello di restituire, come si diceva, non un'estate, ma ad una rinnovata primavera di rinascita che abbia al centro la tutela del nostro territorio, che abbia al centro il nostro suolo e soprattutto il benessere degli abitanti pugliesi, evitando una continua cementificazione, evitando anche un continuo sfruttamento delle risorse, ma soprattutto anche creare quel concetto chiaro di giustizia sociale che possa dare anche forza alle donne pugliesi di trovare un'anima, ma soprattutto uno sfogo per avere una nuova identità economica, egualitaria e soprattutto socialmente giusta. In un momento storico in cui la transizione, come dicevo, è una transizione bellica, è una transizione di scontro. Noi non vogliamo produrre disuguaglianze, non vogliamo produrre odio, noi vogliamo con la nostra transizione pugliese ridare giustizia, equità sociale e rispetto ad una regione, ad una popolazione e anche ad una generazione che merita di avere qui sempre una primavera per arrivare poi anche a tutto il resto delle stagioni, e qui prendo la metafora di Pippi. No, speriamo che l'inverno, quello era il Trono di Spade, l'inverno sta arrivando, ma l'inverno riusciremo ad arginarlo e lo faremo appunto con il nostro programma, con la collaborazione chiara che abbiamo avuto anche nei nostri comuni, nei territori, di rispondere a quell'idea anche di salubrità del suolo, della gestione chiara delle risorse idriche, di evitare un inquinamento che, come dicevo appunto, crea ricchezza per pochi e crea svantaggio e non salubrità per tanti. Io ringrazio questo percorso, tutta la conferenza, tutte le 6 province che hanno apportato su un tema tecnico e importante il loro contributo, dando una chiara visione, ecco, non soltanto di un'Europa 2030, ma di una Puglia 2030, ma di una società chiara. Grazie. Grazie Shadi. Mi ha girato. Ok, grazie. Adesso Mattia Giorno ci presenterà il capitolo sullo sviluppo economico, dopodiché la parola a Francesco Zaccaria. Blitz questo, eh? Questo è un blitz. Allora, buonasera a tutti. La questione che riguarda lo sviluppo economico all'interno della conferenza programmatica l'abbiamo affrontata analizzando un po' quelle che sono le questioni industriali che riguardano le diverse aree della Puglia. E inevitabilmente abbiamo ragionato della crisi del settore dell'automotive in provincia di Bari, della questione che riguarda la centrale di Brindisi e inevitabilmente la questione legata al più grande sito produttivo di siderurgia in Europa, che è Ilva. Abbiamo preso atto del fatto che purtroppo da troppo tempo l'assenza di politiche industriali serie nel nostro Paese mette in crisi alcuni settori, condizionate anche dalle crisi legate alla transizione ambientale ed energetica di queste industrie. Noi siamo ben consapevoli che abbiamo bisogno di mettere in campo un piano d'azione mirato che accompagni queste imprese e queste industrie verso la transizione. Le realtà che grazie alla produzione industriale mantiene alto un livello di PIL regionale. Questi dovranno essere gli obiettivi che dobbiamo darci
come sviluppo industriale per la Puglia del presente e per la Puglia del futuro, e quello che abbiamo fatto in questi anni è quello che dobbiamo continuare a fare, consapevoli che questo è uno dei temi più complessi di tutti in assoluto. Quando si parla ad esempio di siderurgia e di transizione, dobbiamo sapere che serve collegarlo a tanti aspetti: le politiche energetiche, avere il coraggio di fare delle scelte che ci possano mettere davanti alla responsabilità di non abbandonare i territori e di fare in modo che questi percorsi non lasciino in mezzo alla strada tanti lavoratori. Noi non possiamo pensare però di fare in modo che il settore industriale viva di misure di cassa integrazione permanente. Non possiamo pensare che i sussidi siano l'unico strumento per portare avanti questa modalità di sopravvivenza. Noi abbiamo bisogno di centrare l'obiettivo, di capire quali sono i problemi e di fare in modo che ci sia un rapporto diretto affinché la transizione possa compiersi, l'industria possa crescere, anche utilizzando fattori di tempo, come è stato nel caso di Bosch per la provincia di Bari, e di puntare a fare in modo che il settore industriale tutto, da Foggia a Lecce, passando per Taranto, Brindisi e Bari e la BAT, possa continuare a crescere e dare le garanzie di sviluppo e di occupazione ai lavoratori. Grazie. Grazie Mattia. Adesso Francesco Zaccaria ci presenterà il capitolo dedicato al governo delle città. Si prepara Angelica Curci. Grazie a tutti, grazie a Domenico, Pierpaolo e a tutti coloro che ci hanno dato la possibilità, Salvatore, di percorrere questa bellissima esperienza della conferenza programmatica. Allora, parlare di governo delle città significa parlare dei cittadini, di tutti i cittadini, di tutte le problematiche, significa parlare innanzitutto di pianificazione, e in questo devo dire che in questi anni la Regione ha dato un grande sostegno ai sindaci, sia per quanto concerne il PUG, i PEBA, i PUMS, sono tutti strumenti che la Regione ha sostenuto, che ha semplificato anche nella redazione degli atti, e che ci hanno dato la possibilità appunto di rivolgerci ai cittadini con la domanda più importante che la politica riesce a fare adesso, ovvero come stai? Come stai è il mantra che il PD deve assumere nei prossimi mesi, lo deve fare in tutti i campi, lo deve fare partendo ovviamente dalla sanità, ma su questo è stato già detto tanto e sarà detto tanto anche nei prossimi giorni, ma lo deve fare anche nei temi che noi conosciamo bene, dell'emergenza abitativa, della tutela del paesaggio, del demanio. In questi 4 minuti non si può ovviamente parlare di tutto, ma vorrei focalizzare il mio intervento innanzitutto sulla questione della gestione del demanio, che negli ultimi mesi è diventato oggetto di discussione anche regionale. Il demanio è la Puglia. Le problematiche connesse al demanio sono oggettive, i 600 e passa chilometri di costa che abbiamo ci rassegnano tanti problemi, i comuni come Fasano ad esempio, parlo del mio perché lo conosco meglio degli altri, e sta vivendo un problema di erosione costiera. L'erosione costiera è uno dei temi importantissimi per la nostra regione, perché anno dopo anno sta vedendo sottrarre metri di costa, ovviamente in seguito all'innalzamento delle acque, e questo genera un impoverimento della nostra economia. La Regione Puglia in questo, e di questo ringrazio il Presidente, ha avviato anche dei bandi che contrastano l'erosione costiera, ma le risorse ovviamente sono insufficienti. La nostra aspirazione deve essere questa, il nostro obiettivo deve essere quello di alzare l'asticella, di dotare la Puglia di un piano anti-erosione, perché altrimenti noi ci troveremo in grandissima difficoltà, con moltissime imprese che falliranno e che non avranno la possibilità di salvarsi. È un tema veramente centrale che deve essere affrontato, così come si sta affrontando quello per la mitigazione dei rischi idrogeologici, altro tema che nasce da una rivoluzione che l'ambiente ci ha restituito, ovvero quella dell'impazzimento del clima, delle bombe d'acqua che le città vivono con sempre maggiore ansia. Tutte le volte che c'è un'allerta meteo i sindaci saltano sulla sedia, perché io stesso, ma tantissimi sindaci, vivono quotidianamente la paura di dover gestire allagamenti che hanno portato anche a delle vittime. Quindi è importante che la Puglia in questo continui il lavoro che si è iniziato. E poi la gestione delle spiagge pubbliche. Su questo ovviamente il dibattito è europeo, è nazionale, ma è anche locale.
Sarebbe bello se proprio qualcuno volesse mettere mani alla legge sui piani costa, che si partisse da una differenza importante, una differenza che un partito come il nostro deve mettere al centro della discussione, ovvero la differenza tra spiaggia libera e spiaggia fruibile. Una spiaggia libera non è sempre fruibile e questa è una differenza sulla quale molti giocano e che mette a repentaglio una porzione importante della nostra costa. Ci sono tantissime famiglie che non possono permettersi di vivere una giornata in uno stabilimento balneare, che assediano i tratti pochissimi rimasti liberi di costa sabbiosa, e su questo tema è necessario, come dire, essere prudenti, perché il lavoro svolto in passato secondo me è perfettibile, ma non può essere cancellato con un tratto di penna. Grazie. Grazie mille Francesco, siamo quasi alla fine della presentazione del manifesto. Adesso do la parola ad Angelica Curci che presenterà il capitolo sull'agricoltura, dopodiché si prepara Nicola Ventura. Buonasera a tutti, intanto volevo ringraziare tutti i militanti e tutti i referenti provinciali che hanno contribuito a mettere giù questo punto rilevante per la nostra regione. Prima di tutto, quello che ci siamo chiesti è stato qual è il ruolo che ha oggi l'agricoltura all'interno della nostra regione. Al di là di quello di essere un pilastro fondamentale dell'economia regionale, è necessario capire anche che rappresenta quella che è la cultura della nostra terra, e quindi è inevitabile dover affrontare il tema, coraggiosamente, il nostro partito lo deve fare, della xylella. Sono 15 anni che si va avanti con questa problematica e non abbiamo ancora una soluzione costruttiva. Ci sono stati tantissimi passi avanti da questo punto di vista, però con coraggio dobbiamo dire quello che serve fare. Prima di tutto bisogna riuscire a ricolonizzare quelle terre ormai morte del Salento. Non possiamo pensare che la xylella sia solo un problema del Salento. Gli ulivi secolari di cui mi hanno tanto parlato nella provincia di Brindisi, con passione, con ardore, in realtà sono l'emblema, il simbolo della nostra regione e noi dobbiamo tutelarli. Al di là di questo è necessario anche cercare di guardare ad una prospettiva innovativa per quanto riguarda la xylella e quindi cercare di capire quali sono i problemi alla base di questa fitopatia, ma nello stesso tempo cercare di capire qual è il futuro per questa regione. Lì dove ci sono quei terreni che ormai sono contaminati è inevitabile che abbiamo bisogno di nuova ricerca, di capire che cosa dobbiamo impiantare in quei territori e come lo dobbiamo fare. Dobbiamo partire da quello che è la situazione attuale di quel terreno che ormai è sofferente, è povero di sostanze organiche e qui la ricerca ci può aiutare nel cercare di individuare nuovi cultivar che debbano essere liberi e alla portata di tutti i nostri agricoltori. Al di là di questo è necessario, nel momento in cui parliamo di agricoltura nella nostra regione, parlare di sicurezza economica. La sicurezza economica prima di tutto per i produttori che ogni giorno sono lì in quei campi e che spendono le loro energie consumando più di quello che guadagnano, perché molto spesso sono sotto scacco della grande distribuzione organizzata. Noi dobbiamo reincentivare l'utilizzo di quelli che sono i mercati e rionali, ma soprattutto quelli provinciali, quelli focalizzanti per quanto riguarda il trasporto della merce del nostro territorio, e quindi solo partendo da lì avremo la possibilità di riuscire a dare un prodotto a chilometro zero salubre, ma nello stesso tempo avremo la possibilità di eliminare tutto quell'abusivismo che si verifica negli angoli delle nostre città. Altro tema fondamentale che è stato preso in considerazione è la sicurezza ambientale del nostro territorio. Molto spesso gli agricoltori hanno duplice funzione. Da un lato coltivano, dall'altro lato danno la possibilità a quel territorio di non essere vittima da parte di sciacalli che abbandonano rifiuti in tutto quello che è il nostro territorio agricolo. Dobbiamo avere delle risorse utili affinché quelle zone vengano controllate con droni, con videocamere, con qualsiasi cosa, con la polizia locale, in modo tale da riuscire in qualche modo a frenare purtroppo questo modo di rovinare quello che è il nostro territorio.
importante ed è un problema che si è rilevato in tutti i punti appunto della nostra regione, la questione idrica. Ne ha parlato il segretario, ne ha parlato Peppino Cera, ne hanno parlato tantissimi prima di noi e io ringrazio Gianni Giannini che mi ha dato un contributo fondamentale a questo tema. La questione idrica bisogna affrontarla, prendo qualche secondo in più, cercando di riuscire a eliminare quelle che sono le falle all'interno del nostro sistema idrico attuale, creare nuovi dissalatori per cercare e fare in modo che il nostro mare non sia solo ricchezza lì com'è ambientale, così come la si vede, ma sia anche un modo per riuscire a recuperare quell'acqua che purtroppo scarseggia. Creare e individuare dei fondi per cercare di dare alle imprese private la possibilità di creare delle vasche di raccolta d'acqua che dia da un lato risparmio energetico e dall'altro lato risponda ad un fabbisogno aziendale necessario. Grazie, sono tanti altri punti di cui parlare, ma il tempo è poco. Grazie mille Angelica. Adesso la parola a Nicola Ventura che ci presenterà il capitolo dedicato ai trasporti. Si prepara Giorgia Tramacera. Allora, è stato ricordato da molti i traguardi che si sono registrati in Puglia in quest'ultimo ventennio di azione di governo del centro-sinistra. E il settore dei trasporti è caratterizzato da grandi traguardi e da forti innovazioni. Un dato che è stato ricordato più volte in tanti interventi, ma che resta emblematico, è quello dei passeggeri del sistema aeroportuale, che sono passati dai 2 milioni o poco più che c'erano nel 2005 a quelli che abbiamo registrato nel 2024, quasi 11 milioni, 10 milioni e 700 mila, e sicuramente il traguardo degli 11 milioni che appunto registreremo quest'anno. I protagonisti di questa forte innovazione, di questa trasformazione del sistema dei trasporti sono qui. C'era prima Mario Loizzo, c'era Gianni Giannini, c'è Deborah Ciliento che ha raccolto da ultima il timone, ma che diciamo in poco più di un anno ha già portato in porto diciamo dei provvedimenti che sono fondamentali, perché sono proprio importanti per tracciare la linea verso cui il futuro governo della regione si dovrà muovere. Ricordo soltanto le misure principali, visto i pochissimi minuti a disposizione. Il potenziamento delle ciclovie turistiche, dove ci sono finanziamenti importantissimi del PNRR e importanti fondi regionali, la ciclovia dell'acquedotto pugliese e la ciclovia adriatica, che consentiranno lo sviluppo del cicloturismo, che è un settore in forte ascesa. I tanti avvisi pubblici di cui hanno beneficiato i comuni per appunto le piste ciclabili e ciclopedonali e per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. I progetti che sono stati portati avanti nelle scuole per la promozione della cultura della sicurezza stradale. L'intermodalità, che è stata la base anche dello sviluppo economico in ambito logistico, attraverso il passaggio, favorire il passaggio dalla gomma al ferro per ridurre appunto il traffico e l'inquinamento. Gli tanti interventi che sono stati fatti sulle infrastrutture ferroviarie, le elettrificazioni di linee, i raddoppi di binari. Sappiamo diciamo quanto questa regione ha pagato quello che era diciamo il sistema inefficiente ferroviario esistente. I numerosi interventi che ci sono stati sulle rete stradali, lo sviluppo degli aeroporti, l'aeroporto di Grottaglie, di Foggia, di Brindisi, i porti di Taranto, di Bari, di Brindisi e di Barletta, e il rinnovo della flotta ferroviaria regionale, che è stata rinnovata al 100%. Noi siamo adesso una regione ai primi posti in Europa su questo fronte, e l'acquisto di oltre 900 nuovi autobus a basse emissioni. Questi sono i dati di fatto da cui, al netto di qualsiasi critica, dobbiamo partire, tenendo conto che adesso è necessario però compiere un ulteriore passo avanti, perché bisogna consolidare tutto il lavoro fatto.
Bisogna correggere quelle che sono le distorsioni, bisogna ridurre le disuguaglianze territoriali per affrontare la sfida dell'innovazione e della sostenibilità con l'obiettivo del Green Deal europeo in materia trasporti per il 2050. Alcune proposte, cito veramente solo le principali, devo dire che sono nate all'esito di tanti incontri che abbiamo fatto e di cui veramente ringrazio tutti i partecipanti, dai responsabili agli iscritti, ai sindacati, ai responsabili delle associazioni di categoria che hanno partecipato. Sono stati momenti di confronto. Devo dire che questi momenti di confronto sono stati in parte già tradotti in azione politica. Penso ad esempio all'idea del biglietto unico, di cui c'è già l'inserimento nel piano triennale dei servizi del trasporto pubblico locale, che è stato varato pochi giorni fa dalla giunta regionale. Concludo, ma dobbiamo ancora proseguire su queste linee direttrici, sapendo che abbiamo alcuni progetti importanti. Ne cito solo alcuni: il progetto Metromare, che prevede l'attivazione di servizi di trasporto via mare fra le località turistiche pugliesi, che è una cosa molto interessante, il piano dei tempi urbani, l'istituzione del mobility manager, il rilancio del porto di Taranto, che è un grande e ambizioso progetto, perché attraverso la interconnessione, l'intermodalità, anche con lo sviluppo dell'aeroporto di Grottaglie, potrà garantire nei prossimi anni una ricollocazione, una proiezione della nostra regione nel Mediterraneo. Dobbiamo sapere che un altro traguardo importantissimo che si troverà ad affrontare la prossima amministrazione sarà quella della gara del trasporto pubblico locale, gara che dovrà essere fatta secondo i principi e gli standard europei e che potrà garantire concorrenza e efficientamento del sistema. Costruire un servizio di trasporti più efficiente, applicando quelle che sono le 5I, l'intermodalità, l'interoperabilità, l'interconnessione, l'integrazione e l'innovazione, consentirà alla nostra regione di garantire sempre di più il diritto alla mobilità dei cittadini e la libera circolazione delle merci, e questo ci consentirà di attirare maggiori investimenti, di sviluppare ancora di più il turismo, di avere una ricaduta sicuramente sul piano occupazionale, ma soprattutto di favorire la crescita economica e sociale della nostra regione. Grazie. Grazie mille. Ultimi interventi. Giorgia Tramacere, si prepara Alexia Serio. Buonasera a tutti e a tutte. Io ho coordinato il tavolo provinciale della provincia di Lecce e porto i saluti del segretario Luciano Marrocco, che non può essere qui. I temi sono già stati espressi ampiamente nei tavoli regionali, quindi volevo solamente raccontare un pochino come abbiamo lavorato, anche perché è stata un'attività molto molto inclusiva, è stata un'attività molto partecipata, dove hanno partecipato più di 300 persone tra amministratori, sindacati, studenti, tantissimi giovani, tantissimi ragazzi e ragazze che anche tramite questo strumento si sono avvicinate alla politica, e quindi è stata un'occasione bella, bellissima di incontro sia delle persone che del nostro territorio, e questo è stato possibile soprattutto grazie anche a un grande contributo sia dei Giovani Democratici, che ringrazio, Claudia Caputo e Cosimo Dima, e della Conferenza delle Donne Democratiche rappresentate da Anna Toma, ma soprattutto da tutti i coordinatori e le coordinatrici dei singoli tavoli, che hanno messo in piedi in realtà non solamente un incontro, ma anche 2, 3, 4, a volte anche 5 e 6, come qui ci sono Enza, Stefania, Valentina, Franca, Pippi. Ho citato tutte le donne, ma in realtà c'erano anche gli uomini, giuro. E quindi abbiamo incontrato tantissime persone. Il PD ha dimostrato ancora una volta di essere plurale. La pluralità è una delle cose più belle del nostro partito, un partito che è mosso dalla passione. Allora questa passione ci ha mosso e ci ha incitato in questi mesi, in questi 2 mesi di lavoro provinciale, ad essere sempre più squadra, e abbiamo compreso realmente quanto tutti i temi sono interconnessi, quanto
quanto non è possibile parlare di cultura se non si parla di lavoro, non è possibile parlare di impresa se non si parla di formazione. Allora abbiamo visto come tutte le storie individuali si intrecciano e diventano storie collettive. Sono emerse tantissime esigenze, molte sono state già dette, molti studenti hanno raccontato che vogliono città più inclusive, molte imprese hanno raccontato che vogliono una burocrazia più semplice, tante persone ci hanno chiesto città più a misura di donne, di disabili, di fragili, perché siamo belli proprio perché siamo fragili. E quello che ci è rimasto più impresso è stata la testimonianza di un ragazzo di 20 anni che in uno dei piccolissimi paesi che abbiamo incontrato ci ha detto che tutti i suoi fratelli sono andati a studiare fuori, invece lui ha deciso di rimanere qui, ha deciso di voler dare qui il proprio contributo, perché se c'è un sogno ci si può impegnare anche qui, in questa terra difficilissima ma bellissima. E allora è il nostro dovere, che abbiamo riscoperto anche grazie alla conferenza programmatica, è quello di svegliare un sogno, e questo manifesto contiene proprio questo, contiene un sogno che non è un sogno individuale ma è un sogno collettivo tra tante teste e tante braccia. Grazie. Grazie mille. Alexia Serio, poi Claudia Caputo. Buonasera a tutte e tutti. Permettetemi di ringraziare innanzitutto tutti i referenti dei tavoli provinciali, i componenti che sono stati associazioni, professionisti, sindacati e militanti che con passione hanno lavorato per contribuire a delineare queste linee programmatiche. Tutte le tematiche sottese ai tavoli e calati nelle realtà provinciali, in particolare nella mia, nel territorio ionico, hanno portato ad una riflessione. Che tipo di città immaginiamo nel prossimo futuro? Immaginiamo una città oltre i confini municipali, proiettata verso orizzonti territoriali integrati, più attrattivi e dinamici, di area vasta, della città ionica, che supera la separazione storica tra capoluogo e paesi di provincia e tra centro e periferia, mettendole a sistema sinergico per un nuovo impulso alle nostre comunità. Tutto ciò passa dal tema della rigenerazione urbana, che punta alla crescita del territorio e alla capacità di ridefinire l'utilizzo degli spazi, ripensare funzioni territoriali e infine dare una nuova spinta alla rinascita collettiva. Area vasta attraverso la sinergia di tutti i territori e anche attraverso la sinergia tra settore pubblico, privato e terziario può diventare occasione di rilancio in una visione moderna di smart city, infrastrutture e accessibilità, per cui questo percorso deve essere necessariamente seguito. Grazie. Grazie mille Alexia. Adesso Claudia Caputo, poi Mario Caggiano. Grazie Giulia. Buonasera a tutti. Questa assemblea è il nostro momento, un'occasione per noi giovani democratici della Puglia per dire la nostra e costruire il futuro della nostra terra. Abbiamo partecipato con energia ed entusiasmo e responsabilità, portando proposte, idee, esperienze che nascono dal cuore della nostra generazione. Siamo i giovani democratici e il nostro messaggio è chiaro. Vogliamo una Puglia che metta al centro i diritti, i giovani, i sogni di chi la vive ogni giorno. Abbiamo indicato 3 priorità per un progetto politico che guarda avanti. La prima è il diritto all'abitare. Non possiamo accettare che studenti, giovani, precari, lavoratori, anche con contratti stabili, siano esclusi dal mercato immobiliare. Chiediamo un fondo affitti potenziato con misure specifiche per i giovani per garantire a tutti l'autonomia abitativa. Vogliamo un piano di rigenerazione del patrimonio pubblico abbandonato, specialmente nelle città, per trasformare edifici vuoti in case vive, accessibili, per chi sceglie di restare nella nostra Puglia. La seconda priorità è la salute mentale.
Un'urgenza che non può aspettare. È una battaglia che portiamo avanti da mesi, perché la nostra generazione chiede ascolto e risposte. Vogliamo consultori familiari rafforzati, con un'equipe multidisciplinari che offrano supporto psicologico gratuito e costante. Serve una campagna regionale che parli chiaro, che usi i nostri linguaggi, che rompa il silenzio e metta il benessere mentale al primo posto. La terza priorità sono i territori. Diciamo no all'idea di un accompagnamento allo spopolamento irreversibile dei piccoli comuni, come previsto nel piano strategico nazionale. È un approccio che rifiutiamo. I piccoli comuni sono la spina dorsale della Puglia, luoghi di vita, di comunità, di futuro. Non sono un peso, ma una ricchezza. Chiediamo misure per le aree intermedie, oggi escluse da troppe opportunità, e un criterio come la distanza dai servizi, e penso al mio comune, può ampliare l'accesso a risorse. Quindi servono dei fondi mirati. E ora lasciatemi ringraziare chi rende possibile tutto questo. Un grazie a Domenico De Santis per la sua guida e il suo esempio. Un grazie a Pierpaolo Treglia per il suo impegno instancabile. A Salvatore Piconese, che ha guidato la piattaforma programmatica del PD Puglia. Un grazie alla segreteria regionale dei Giovani Democratici che lavora ogni giorno con passione e visione. E un grazie grande dal profondo del cuore a tutta la comunità dei Giovani Democratici. Siete voi la forza di questo movimento, la nostra energia, il nostro futuro. Oggi il Partito Democratico Pugliese ci guarda e scommette su di noi. Ci sta dando strumenti, formazione, spazi per crescere e per portare la nostra voce ovunque. Non siamo solo il futuro, siamo il presente, il motore di un partito democratico che vuole cambiare questa Puglia. Non ci limitiamo a sognare, uniamo le forze, ascoltiamo i territori, costruiamo proposte che parlano a tutti. Siamo una squadra, una comunità che non si arrende, che lotta per una Puglia più giusta, più viva, più nostra. Insieme, con il coraggio delle nostre idee e la forza della nostra unità, scriveremo il futuro di questa regione e lo faremo ora perché il tempo del cambiamento è questo ed è adesso. Grazie. Grazie Claudia, perfetta. Mario Caggiano e poi andiamo alle conclusioni. Grazie. Oggi è bellissimo essere qui, segretario, perché purtroppo viviamo un periodo in cui nella politica diventa sempre più difficile sottrarsi dai totonomi e parlare di temi e di argomenti. E invece oggi, perlomeno oggi pomeriggio, facciamo questo, che è una cosa importantissima per noi, che abbiamo bisogno di rappresentare appieno tutti i territori. E io oggi pomeriggio cerco di rappresentare la mia capitanata, che ha cercato in questa conferenza programmatica di tenere insieme una visione di futuro, ma anche quella che è stata la sua storia. La storia, per esempio, di Giuseppe Di Vittorio, che è stato sempre al fianco delle lavoratrici, dei lavoratori, degli ultimi. E quando non hai niente, quando hai difficoltà economiche e non stai bene, o un tuo caro non sta bene, la sanità pubblica è l'unica cosa alla quale aggrapparsi, perché fuori dalle stanze di un ospedale pubblico non hai alternative. E quindi noi su questo dobbiamo avere un approccio che sia chiaro, perché in capitanata sappiamo quanto è difficile essere malati in zone più difficili da raggiungere. Penso al Gargano, penso ai Monti Dauni. E quello che noi abbiamo fatto negli ultimi mesi, anche grazie alla guida dell'assessorato alla sanità di Raffaele Piemontese, è stato, e del Partito Democratico, è stato quello di investire sul personale, di finanziare quello di cui avevamo bisogno, abbiamo bisogno per curare le persone. Perché noi sappiamo che la politica è l'esercizio in cui si stabiliscono delle priorità, e le priorità si stabiliscono con un impegno serio, non come vuole fare il governo Meloni, trasformando l'accesso a medicina in uno Squid Game delle studentesse e degli studenti, con buona pace per la salute mentale di tutti loro. E questa è una vergogna
contro la quale noi dobbiamo opporci e continuare a fare quello che abbiamo fatto: finanziare ancora borse di specializzazione e investire veramente sulla sanità. E il mio territorio è anche il territorio con grande vocazione agricola. Oggi, prima di venire qui, mi ha chiamato un sindaco della provincia di Foggia. Mi ha detto: Mario, ho saputo che tu andrai all'assemblea regionale del partito. Ti prego di ribadire il bisogno di acqua che ha il nostro territorio. Ed è vero, perché noi in questi anni abbiamo fatto tantissimi sforzi, tantissimi investimenti sulle risorse idriche, mettendoci insieme, ma abbiamo ancora bisogno di fare tanto, perché non possiamo ogni estate trovarci davanti al bivio per cui o diamo da bere alle nostre famiglie o diamo da mangiare ai nostri agricoltori. È per questo che dobbiamo continuare i nostri interventi di realizzazione di dissalatori, ma soprattutto, come abbiamo scritto nel nostro programma, usare tutta l'acqua depurata e affinata per scopi irrigui o alimentare le falde, anche attraverso nuove sperimentazioni, perché nuove tecnologie esistono, ma dobbiamo saper mettere insieme le nuove tecnologie e una forma nuova di comunicazione, soprattutto con le comunità locali. E poi, per rimanere sul tema dell'agricoltura, e concludo, noi dobbiamo prendere, e l'abbiamo fatto, e per questo ringrazio il segretario regionale Domenico De Santis, ma ringrazio Leonardo Palmisano, Claudio Stefanazzi, perché quel PNRR che vuole intervenire su Borgo Mezzanone per noi deve essere inaccettabile, perché io l'ho detto in consiglio comunale, un ghetto con le ghirlande e con i festoni non è meno un ghetto, è solo un posto in cui, trattando solo il tema dei regolari, lasciando tutti gli irregolari lì, trasformerà e aumenterà le disuguaglianze, e noi questo non lo possiamo permettere. Ancora grazie al Partito Democratico di Puglia, sarà ancora primavera. Grazie. Grazie mille Mario. Adesso la parola al professor Vittorio Cooperagine, che ci ha supportati in questo bellissimo percorso, ma soprattutto sopportati, è vero. Poi concluderà Francesco Boccia. Buonasera, grazie per l'invito. Io provo a dire qualche cosa dopo tutto quello che è stato detto, cercando di dire qualcosa di sensato. Complimenti per la pazienza, perché stare 2 ore ad ascoltare tanti interventi non è semplice. Allora, noi in questo programma, che è un programma di legislatura, abbiamo fatto 2 sforzi principalmente. Il primo, di tenere insieme un'ottica di congiuntura con un'ottica di struttura, quindi un'ottica di breve periodo, un'ottica di lungo periodo, perché se c'è un limite della politica e delle politiche di questi tempi è quella di guardare agli effetti immediati. Lo si comprende, però non si fa un buon servizio. Quindi nel programma voi leggerete sempre questa doppia attenzione. Secondo, abbiamo diviso in capitoli, come è normale che sia, perché poi le politiche sono organizzate in capitoli, però abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per comprendere le interdipendenze tra i capitoli e gli effetti di un intervento sui diversi aspetti della vita di una regione. Allora, se dovessi scegliere 2 o 3 temi, veramente in pillola, allora, quali sono i 3 dati macroeconomici principali del nostro Paese oggi, in cui la Puglia si trova ad operare? Innanzitutto, l'Italia è un paese che da 30 anni ha una produttività stagnante, okay? È un paese che non cresce e non crescerà nei prossimi anni. Nessuna premessa ci dice che crescerà nei prossimi anni, quindi continueremo ad avere una crescita bassa. Primo. Secondo luogo, da 30 anni le disuguaglianze invece sono aumentate. Noi oggi siamo il paese OCSE con più elevate disuguaglianze dopo gli Stati Uniti. 30 anni fa non era così. Quindi qualcosa è successo in questi 30 anni. Le disuguaglianze sono aumentate in particolare nei periodi di crisi economica, perché abbiamo un sistema di tassazione di welfare che è inadeguato. In terzo luogo, la crisi demografica. Allora, con questo triangolo, produttività che è bassa e stagnante, disuguaglianze che crescono e crisi demografica, dobbiamo fare i conti. Come si colloca la Puglia e qual è lo sforzo che abbiamo cercato di fare nell'immaginare che cosa si può fare di meglio rispetto al miracolo che è stato fatto negli ultimi 20 anni? La Puglia è una regione che ha investito moltissimo nella
nell'aumento di competitività del sistema produttivo. Lo ha fatto con risorse ingenti, innanzitutto di natura comunitaria, attraendo investimenti, sostenendo le imprese locali, e pur tuttavia la produttività della Puglia è tra le più basse d'Italia. Questo non può non interrogare il sistema che abbiamo messo in campo fino ad ora, ok? Non può non interrogarlo. E allora ci siamo posti, e nel programma lo leggete, c'è un tema innanzitutto di selettività del sostegno al sistema produttivo, che va forse aumentato, perché vi sono settori più produttivi, settori meno produttivi, e certamente la composizione settoriale della Puglia non aiuta la produttività. Il fatto che siano cresciuti tantissimo i settori del turismo e delle costruzioni, che va benissimo, ovviamente spiega anche la bassa produttività. Però c'è un problema anche probabilmente di offerta di capitale umano. Quindi accanto alle politiche di sviluppo economico, di competitività che vanno riviste nel senso della maggiore selettività, c'è anche un problema, e lo si diceva, di dotazione di capitale umano e di trasferimento della ricerca in innovazioni tecnologiche. Allora, sul capitale umano, una parola. La Puglia è la regione che ha visto scendere più di tutte le altre regioni il tasso di immatricolazione. Cioè quanti diplomati si iscrivono all'università? In Puglia questo tasso è diminuito negli ultimi anni. In più è aumentato il numero di studenti che scelgono di immatricolarsi fuori regione. Ora non se ne esce se non si fa un investimento strutturale, il che significa continuo, è importante sul sistema universitario. Non ci sono ricette miracolose, però una cosa la sappiamo: se non si investe in istruzione terziaria è impossibile aumentare il capitale umano di un territorio. Ora, lo sviluppo economico dipende dalle imprese, dipende dal capitale umano e dipende dalla capacità di trasformare ricerca in innovazioni delle imprese. Anche su questo, evidentemente, l'investimento fatto è ingente, è importante, probabilmente occorre renderlo strutturale e renderlo sinergico con le scelte che il sistema universitario della ricerca pubblica e privata svolge. Ultimo punto è quello del welfare, è stato detto quasi tutto. Un elemento aggiungo: la Puglia ha costruito un sistema di welfare dove non esisteva, lo ha fatto in diversi passaggi, un primo passaggio l'infrastrutturazione, poi il supporto alla domanda di servizi, il potenziamento delle competenze. Abbiamo introdotto una misura universalistica quando non c'era ancora in Italia. Che cosa ci aspetta? Ci aspetta in futuro, da un lato, un mutamento dei bisogni, perché la demografia porterà ad un mutamento dei bisogni, dall'altro non c'è dubbio ad una riduzione degli spazi della finanza pubblica. Ora, rispetto a questo noi non potremo che fare i conti con una maggiore selettività, di nuovo, e un utilizzo probabilmente più ampio di quelle che sono le energie del terzo settore e del privato sociale. Queste sono le sfide che ci aspettano. Su questo abbiamo cercato di legare un po' i punti. Grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie mille Vito. Adesso la parola a Francesco Boccia per le conclusioni. Grazie Giulia, grazie segretario, grazie davvero a tutti voi, ma a chi è rimasto fino alla fine, perché ho puntato un bel po' di cose e devo dire davvero complimenti a chi, insomma, da Domenico in giù, a tutti coloro che hanno lavorato, perché questo è il partito. Questa è la nostra comunità, questo è il lavoro che è figlio della storia di questi anni. Dicevo prima a Domenico, mentre si susseguivano gli interventi, penso che Michele abbia avuto lo stesso impatto, Loredana, cito solo quelli che hanno la mia età a salire e quindi che hanno visto questi 20 anni. Si tocca con mano la rigenerazione, il passaggio di testimone da una generazione all'altra, dai territori al Parlamento passando per il Consiglio regionale, ed è la bellezza della nostra comunità, un lavoro così vero, sentito,
figlio di un lavoro che ha integrato anche le esperienze. Ho visto Pippino Cera con grande piacere e ha lavorato, penso, con persone che sui territori, diciamo, hanno incrociato l'impegno del Partito Democratico, dà il senso di che cosa abbiamo di fronte e perché dura da 20 anni questa storia. E voglio ripartire da lì, così, diciamo, non faccio troppi giri di parole e poi vado al programma. Noi non staremo a guardare. Non staremo a guardare la destra che ha occupato Palazzo Chigi, attraverso Palazzo Chigi, gli snodi più importanti del paese, dentro le viscere dello Stato, dentro gli apparati, dentro i luoghi in cui si decide la politica economica. E la destra è a Palazzo Chigi perché il centro-sinistra è stato diviso nel 2022, altrimenti a Palazzo Chigi non ci sarebbero mai entrati. Voglio dirlo a noi perché diamo per scontato che si governi all'infinito, ma non è così, perché prima di quel 2004, prima dell'impresa di Michele Emiliano al Comune di Bari, la Puglia era considerata roccaforte nera. Oggi, quando io vado in giro per l'Italia e mi dicono ci sono l'Emilia Romagna, la Toscana e la Puglia, come regioni rosse, no, sorrido compiaciuto, ma penso a quello che è stato, da dove siamo partiti. E però poi la verità sapete qual è? Che quando guardo soprattutto i giovani e dico abbiamo formato comunque classe dirigente in questi anni, che sono cresciuti con un'idea moderna, progressista, aperta, di società, completamente alternativa a quella che oggi teorizzano Giorgia Meloni, Matteo Salvini, chi in qualche modo, utilizzando l'autobus di Forza Italia, si aggrappa a loro per fare un altro giro di vita di governo a vari livelli. A noi tocca in questo momento storico fare questo lavoro complicatissimo, difficile, molto più difficile di quello che appare, di riuscire a tenere l'Europa agganciata ad un treno che vedono in pochi, e cioè quello dell'Europa della coesione sociale, dell'integrazione territoriale e culturale, della convergenza economica. Perché lo dico? Perché se uno guarda la mappa dei governi europei scopre che i governi europei rossi sono 4 su 27. Perché poi uno si chiede, ma perché l'Europa non reagisce a Trump? Perché l'Europa non prende posizioni su alcune grandi questioni che poi incidono sulla vita reale di tutti i giorni? Dai dazi, che venivano citati prima, alle grandi questioni che ora citava Vito. E l'Europa non ha voce, afona semplicemente perché c'è un legame ideologico tra il nostro governo e Orban. Ma guardate che Orban è maggioranza, siamo noi minoranza in Europa. Sono solo 4 governi progressisti. La Spagna, che è il paese più grande, che resta una speranza con tutte le complessità della Spagna, Malta, la Danimarca e mezza Romania. Dico mezza Romania perché non si capisce più nulla. Diciamo, la Premier è condizionata da un presidente di destra e i meccanismi sono così perversi che in realtà ha perso la voce la parte sinistra, diciamo, di chi ha responsabilità di governo in Romania. Basta, è finita. Tutto il resto è destra e qualche governo liberale. Ci hanno preso in ostaggio l'Europa. Allora da dove dobbiamo ripartire se non dalle grandi battaglie valoriali e dai grandi principi? La crisi demografica di cui parlava Vito è centrale. L'Italia senza il PNRR sarebbe in recessione, senza gli investimenti programmati dalle nostre regioni. Cioè, chi succederà a Michele Emiliano, cioè Antonio, poi ne parliamo, ma chi succederà a Michele Emiliano succede avendo 6 miliardi di investimenti certi, programmati, più tutto il resto. Ed è una responsabilità che non ci può sottrarre dalle dinamiche politiciste della politica. Quindi ogni discussione tra di noi
viene in secondo piano rispetto alle responsabilità che abbiamo. La tenuta della Puglia, della Toscana e della Campania sono fondamentali per il progetto politico del 2027. Se noi vogliamo vincere il 2027, dobbiamo confermare i governi nostri di Toscana, Puglia e Campania, strappare le Marche e dire a Giorgia Meloni di fatto che lei è la leader di una minoranza del paese e continua a fare la leader, aizzando le curve, di una parte minoritaria del paese. Perché l'Italia non è un paese di destra. Ora, noi siamo maggioranza, dobbiamo conquistarcela quella maggioranza, esattamente come abbiamo fatto in Puglia in questi anni. Esattamente come abbiamo fatto nel passaggio di testimone in Emilia-Romagna qualche mese fa tra Bonaccini e Michele De Pascale. Vi cito Bonaccini, che è il presidente del nostro partito, perché è stato un grande presidente, come lo è stato Michele, ma abbiamo costruito anche lì un passaggio di testimone indolore, dentro dinamiche che in questo momento ci consentono in quella regione di essere ancora un punto di riferimento nella società e nell'economia. Perché quando discuteremo con gli altri partiti della coalizione dei temi che molto opportunamente Domenico, attraverso tutti gli interventi, guardate tutti, non riesco a citarli tutti, ma dalla giusta critica che ha fatto Michele Suma a Giuli, che molti sottovalutano, non so se Michele è ancora qui, ma Giuli non è San Giuliano, che gli bastava fare un convegno e gonfiarsi di fronte ad una platea parlando di Napoleone a sproposito e sbagliando i riferimenti. Giuli è uno che ha un disegno chiaro e noi possiamo fermarlo solo con la nostra storia, le nostre regioni, i nostri territori, le nostre città, la cultura che ha radici profonde nel nostro paese, che non può essere cancellata dalle scorciatoie della destra. E quindi ha fatto bene Michele a indicarlo nel programma e farlo diventare punto di riferimento, così come Leo Palmisano ci ha ricordato la pienezza dei diritti sui quali noi dobbiamo insistere, e così Franco La Carra sul welfare e Nicola sui trasporti. Insomma, la lista è lunga. Io ho molto apprezzato i lavori che sono la sintesi di una idea che ci porta dritto a rilanciare, cioè a pensare ai prossimi 10 anni, così come la sintesi che ha fatto Pippi sulla sanità. Potremmo fermarci nel dire dove eravamo 20 anni fa e dove siamo oggi. Non possiamo fermarci. E non può essere la metà classifica raggiunta, nonostante le zavorre, e cioè le cose che hai giustamente richiamato, i diritti negati rispetto ad altre regioni, anche, diciamo, governate da noi. Quelle battaglie sono le battaglie che Michele ha fatto, che Niki ha fatto, che abbiamo riportato nell'arena della politica negli ultimi tempi, da quando la destra è al governo, perché è vero che la battaglia contro l'autonomia è diventata una battaglia identitaria di chi ha un'altra idea di società e di chi ha un'altra idea di mezzogiorno. E però per fare questo serve la Puglia migliore, serve la Puglia solida, serve la Puglia che ha fatto politica in questi anni. Serve la Puglia e il PD, voglio dirlo perché guardo qui Mattia Giorno, che anche quando, e questo fanno i grandi partiti, prende una strada sbagliata, perché c'è successo di selezionare classe dirigente e ci si è ritorta contro, e poi però la dimostrazione della forza di un grande partito è Mattia Giorno, vice sindaco, che viene qui e ci parla di sviluppo, ci parla di ILB e dice assumiamoci le responsabilità di come si coniuga il diritto alla salute, che viene prima, sempre e comunque, perché se non c'è salute non c'è lavoro, con il diritto sacrosanto al lavoro. E tocca a noi anche lì mettercelo sulle spalle. Lo dico perché ieri è stato approvato un pessimo decreto ILVA in Senato contro il quale abbiamo votato, ma devo confessarvi che ho sentito nei giorni scorsi un po' di solitudine nel dibattito parlamentare, perché quando il presidente Emiliano chiamava perché si metteva sulle spalle una mediazione possibile dentro il Paese, in linea anche con la visione che i sindacati hanno, e poi ti giri e non trovi, diciamo, quelli che con noi dovrebbero costruire la coalizione alternativa alla destra. È la fatica del lavoro del Partito Democratico.
e qui la conosciamo. Io non ho dimenticato il 2020 quando, e l'ho ricordato al mio amico Conte qualche giorno fa, quando abbiamo dovuto vincere anche per loro, perché succede anche questo. E però non possiamo più ripetere, diciamo, questo ennesimo esercizio a metterci sulle spalle tutto. Allora, siccome Elly ha fatto un lavoro eccezionale in questi 2 anni e devo dire si è superata negli ultimi mesi, c'è un pezzo di classe dirigente del paese che non la capisce e io quando me lo dico per fortuna non la capite, così non la rivedrete arrivare nemmeno nel secondo tempo, nemmeno nel terzo tempo. Se la capite il giorno dopo è meglio per noi, perché significa che rivinciamo le prossime competizioni elettorali. Quando Elly ha declinato il testardamento unitario dicendo ci mettiamo sulle spalle l'unità della coalizione, e lo ha fatto sul terreno più complicato, cioè sul terreno della costruzione di una coalizione della terza regione italiana che è la Campania, e qualcuno ci ha detto che stavamo perdendo tempo, che stava sbagliando tutto, che non era facile. Ora non è ancora chiusa, perché il candidato presidente non c'è ancora, potenzialmente dovrebbe essere Fico, ma io penso lei ha fatto un lavoro eccezionale nel mettere insieme il lavoro eccellente che ha fatto Enzo De Luca in questi anni, che ha finito anche lui un ciclo, con la prospettiva che abbiamo di guidare una grande regione del sud che deve legarsi alla Puglia. Campania e Puglia camminano insieme, esattamente come hanno fatto in questi anni. Poi scherzando io dico spesso sia a Manfredi che a De Luca che li abbiamo superati, ma al di là di una sana competizione interna, il legame forte tra queste 2 regioni, che sono anche interconnesse sul piano economico e sul piano sociale, ce l'ha sulle spalle il Partito Democratico. E se noi riusciremo, come riusciremo, a tenere in asse queste 2 regioni, significa che avremo fatto un'altra parte del lavoro, che è chiaro che viene semplificato dalla stampa, viene semplificato dagli osservatori, viene semplificato dagli analisti, ma vi garantisco che è la cosa più difficile da fare. E quindi permettetemi di, diciamo, dopo aver ringraziato tutti voi che avete lavorato al programma e che penso possiamo dire che è un esempio anche per le altre regioni ed è un modello che dobbiamo utilizzare, e ringrazio Domenico ancora perché penso sia la segreteria regionale che fa più assemblee regionali in un anno in Italia, e però diciamo danno il senso di un partito vivo. E permettetemi, diciamo, di ribadire un concetto prima di chiudere. Noi non abbiamo bisogno di fare nessun derby interno. Io penso che i 20 anni che abbiamo alle spalle siano il nostro orgoglio. Penso che Nichi abbia fatto una rivoluzione gentile, come l'ha chiamata nel 2005, e l'abbia attuata, che ha toccato molti ambiti culturali e sociali della nostra regione, sulla base di quella straordinaria vittoria che fu quella del Comune di Bari del 2004, e che il passaggio di testimone da Michele Emiliano ad Antonio De Carlo nella città di Bari ha dimostrato già con fatti evidenti come la più grande città di Puglia e la seconda città, diciamo, del Mezzogiorno, Palermo esclusa, abbia ottenuto, lo dico a Vito, tassi di crescita in alcuni anni superiori alle grandi città del nord Europa. Se questo è accaduto perché c'è stata una simbiosi tra un prima e dopo, tra la programmazione, la visione e l'attuazione. Se il passaggio tra i primi 10 anni di quella che noi definiamo primavera pugliese, i secondi 10 anni, dalla rivoluzione gentile, mi permetterei, alla rivoluzione dirompente, che sono 2 modelli diversi, ma che hanno un filo conduttore, ci hanno consentito di essere qui oggi, è perché questo lavoro lo abbiamo fatto tutti insieme. E questo lavoro per me è patrimonio politico ed è patrimonio di cui noi dobbiamo essere tutti orgogliosi. Ecco perché chi prenderà in mano questa responsabilità partendo da questo programma, e io l'ho già dichiarato, l'ho già detto, mi auguro che sia proprio Antonio, deve avere l'orgoglio di rivendicarlo questo lavoro. Non deve avere nessun timore, deve sapere che il Partito Democratico sarà
al suo fianco e deve sapere che questo lavoro, se noi lo facciamo insieme, ci consentirà di ottenere l'impegno delle altre forze politiche ad affrontare i nodi, perché non mi voglio più ritrovare ad affrontare dossier come quelli ex Ilva da solo intendo solo tra di noi. Non mi voglio più ritrovare ad affrontare i nodi come quelli legati all'acqua e alla trasformazione, ovviamente, dell'acquedotto pugliese, che noi abbiamo difeso. Se fosse stato per la destra l'acquedotto pugliese, noi l'avremmo perso 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa. Io non so quanti interventi legislativi abbiamo fatto in questi anni, ogni volta facendo il gioco delle tre carte, una volta in maggioranza, una volta opposizione, spostavamo in avanti i termini, altrimenti ce l'avrebbero già portato via l'acquedotto pugliese, e ce l'avrebbero già portato via. Ma se è ancora lì è perché c'è stata una classe dirigente che ha sfidato tutti trasversalmente, anche i propri segretari di partito quando volevano privatizzare. Non ho dimenticato le litigate furiose fatte con Renzi, Presidente del Consiglio, io Presidente della Commissione Bilancio, e le telefonate notturne con Michele. Questi siamo stati. Abbiamo bisogno ora che questa rigenerazione, che è già nelle cose, basta guardarvi, basta guardare gli amministratori, basta guardare le città, si compia. Sì, anche in Consiglio regionale, anche nei consigli comunali, ma che si compia. Ma che si compia in modo virtuoso. E che non si compia perché lo dice qualcuno da fuori soprattutto. Noi non entreremo nel merito di scelte che faranno gli altri partiti. Toccherà al candidato presidente fare la sintesi, ma non consentiamo a nessun altro partito di entrare nel merito delle scelte che facciamo noi. A nessun livello. Quindi io penso che da oggi si parte. So che molti volevano, si aspettavano, perché nel linguaggio semplificato della politica contano i nomi, contano le figurine, contano gli album dei calciatori. Qui sta la politica, e invece hanno contato i programmi, i titoli dei programmi, gli impegni e soprattutto la capacità che noi abbiamo di assumerci delle responsabilità. Quindi consentitemi di ringraziare il Presidente Emiliano che è qui e che ha dato anche oggi dimostrazione di grande legame col Partito Democratico e, se vi permettete, anche umiltà, perché ha ascoltato giovani e meno giovani che hanno parlato del programma, e il segretario regionale. Attraverso lui ringrazio tutti, perché altrimenti sarebbe lunga la lista, perché è solo all'inizio del lavoro, anche se lui pensa di essere a buon punto, e abbiamo ancora tante cose da fare. Grazie a tutti e buona serata. La Puglia, una regione meravigliosa che conta oltre 865 km di costa. Scogliere bianche a picco sul mare, spiagge dorate, porti millenari. Una terra di quasi 20.000 km quadrati, dove convivono natura, storia e innovazione. Dai borghi dell'entroterra ai parchi naturali, dalle masserie alle città in fermento. Una comunità di quasi 4 milioni di persone, che ogni giorno costruisce il futuro con il lavoro, l'impegno e il talento. Una regione giovane, con 6 province e 257 comuni, cuore pulsante del sud, ponte naturale tra Europa e Mediterraneo. Agricoltura, turismo, manifattura, innovazione e cultura. La Puglia produce, crea, ispira. È terra di trulli, ulivi, vento e futuro. Mettiamo ai È voti tempo di manifesto. guardare avanti, con coraggio e con visione. Con un manifesto che non è solo un programma, ma una promessa. La Puglia 2030.